a questo primo momento del seminario Finanza e Fiducia, Conoscere per Deliberare. Al tavolo dei relatori c'è il professor Giorgio Roverato dell'Università di Padova, qui alla mia stretta destra, al suo fianco il professor Francesco Zen dell'Università di Padova, alla mia sinistra il dottor Filippo Lorsetta. E gli argomenti che saranno trattati dai relatori li trovate nell'opuscolo che è stato distribuito all'entrata, e siccome siamo un pochettino in ritardo sulla tabella di marcia, ma abbiamo cercato di aspettare qualche momento per vedere se vi fosse una maggiore affluenza del pubblico, speriamo che aumenti nel corso della giornata, ma purtroppo la giornata infrasettimanale l'orario poco aiuta in questo senso. E lascerei la parola al professor Roverato, anche a ragione che ha purtroppo il tempo misurato e non potrà accompagnarci in tutta la giornata di lavoro. Prego, professore, e grazie. Grazie. Il titolo di questo mio intervento riguarderebbe... no, voglio stare in piedi, scusa. Sono abituato a stare in piedi. Esperienza non solo di docente. Il titolo sarebbe Impresa, risparmio e banche in Veneto. E quindi per parlare delle banche e della crisi attuale che riguarda le due grandi popolari che si sono sviluppate nella nostra regione, non si può non parlare del contesto, di cos'è cioè il Veneto, di cosa è diventato e di cos'era. Un Veneto che è stato spesso descritto come una regione che esce dalla miseria e che nel giro di pochi decenni, collocati grosso modo tra gli anni 70 del secolo scorso, del Novecento, e il primo decennio del nuovo millennio, fece una straordinaria crescita, diventando il motore di quello che è stato definito il Nord-Est e diventando una delle aree forti dell'Unione Europea. In realtà le cose stanno, dal punto di vista di chi studia lo sviluppo economico in prospettiva storica e quindi in prospettiva di lunga durata, sono state un po' diverse, nel senso che in Veneto si sviluppa a partire dall'Alto Vicentino, nei primissimi anni dell'Ottocento, un primo processo di industrializzazione che è coevo, cioè avviene nello stesso momento in cui avviene la industrializzazione continentale, a partire da quella macro regione costituita dai paesi tedeschi nord-occidentali, dai Paesi Bassi all'epoca comprendenti anche il Belgio e dalla Francia nord-orientale. E lì inizia un lungo percorso che è pieno di contraddizioni, nel senso che è vero che in molte aree del Veneto esiste la miseria, esiste un'agricoltura arretrata, esiste una grande proprietà fondiaria parassitaria, ma è altrettanto vero che in Veneto nascono una serie di imprese e di situazioni economiche che danno il là, in parte, a quello che è il processo di sviluppo dello Stato unitario quando esso nasce a partire dal 1861. Veneto miserabile, Veneto arretrato, ma nel 1911, quando viene fatto quello che viene chiamato solitamente il primo censimento industriale del paese, piccola parentesi, in realtà non c'era nessuna prospettiva di altri censimenti industriali. Il 1911 è il 50° anniversario dello Stato unitario, di conseguenza qualcuno decide di fare una fotografia per dire dove siamo arrivati adesso dopo 50 anni. Dopodiché invece questa prima fotografia si decise a partire dal 1927
che sarebbe stato opportuno invece proseguire in queste continue rilevazioni per vedere appunto gli andamenti generali del Paese. Ebbene, in quel primo censimento industriale il Veneto miserabile è la terza regione industriale d'Italia. Certo, lontana da Lombardia e Piemonte, dalla zona diciamo di quello in cui si sta formando il triangolo industriale, ma con alcune caratteristiche peculiari. È la seconda regione per quanto riguarda l'industria saccarifera, è la prima regione in assoluto per quanto riguarda la produzione di filati e tessuti di lana, grazie all'Alto Vicentino e a quel polo laniero che lì nasce appunto dal punto di vista della lavorazione in fabbrica, del sistema di fabbrica all'inizio dell'Ottocento, ma che ha alle spalle un'antica tradizione protoindustriale. E non è solo la più importante area laniera del paese, ma è una delle più grandi e importanti aree laniere d'Europa. Questo è il Veneto arretrato, che spesso ci viene descritto. E all'interno di questa situazione emergono situazioni di questo tipo. Schio, Lanificio Rossi. Fino alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, la più grande società anonima industriale del paese e la più grande impresa manifatturiera del paese, con qualcosa come 5.000 dipendenti situati in vari stabilimenti, in una logica, quella del suo proprietario Alessandro Rossi, ovvero ormai una società anonima, quindi del suo maggiore azionista Alessandro Rossi, una logica di industrializzazione diffusa per non creare le grandi conurbazioni industriali. Il problema di Rossi è che di fronte a una proprietà fondiaria assenteista che non vuole investire in capitale di rischio, bisogna convincerla, questa proprietà parassitaria, che l'industrializzazione non è detto che debba avvenire come è avvenuto in Inghilterra e in Francia, nei paesi tedeschi, ma può avvenire in maniera dolce, una transizione dolce in sostanza dall'agricoltura all'industria. Non solo appunto vi è questa grande impresa, ma Alessandro Rossi, che è un industriale di seconda generazione, è il leader indiscutibile di quelli che vengono all'epoca chiamati gli industrialisti, coloro che cioè vogliono che il paese si industrializzi. E come leader sfrutta la sua attività, ovvero il suo seggio di parlamentare prima alla Camera, poi senatore del Regno, per una serie di interventi legislativi che consentano alla struttura industriale molto fragile del paese di decollare. Ma non c'è solo Rossi, ci sono altri imprenditori. A Padova è una città all'epoca di 60-70.000 abitanti, al momento dell'unità. Nel 1872, quindi pochi anni dopo l'annessione del Veneto all'Italia, lì nasce una impresa che si chiamerà Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, che diventerà presto, nel giro di pochissimi anni, la terza concentrazione finanziario-industriale del paese. Questa Società Veneta è quella che darà vita, con una serie di contorte vicende, alla Acciaieria di Terni, la prima acciaieria italiana. Questo, ripeto, è il Veneto miserabile. Faccio questo richiamo non solo per polemica contro un grande giornalista che nel 1996, quando usciva un mio libro sulla industrializzazione del Veneto, pubblicò un libro che ebbe ovviamente più fortuna del mio libro, vendette un sacco di copie, si chiamava Schei. Il giornalista è Gian Antonio Stella, che descriveva lo sviluppo del Veneto appunto concentrato solo negli ultimi decenni, 2 decenni del Novecento, e si inventava la figura dell'emigrante di ritorno, ovvero la nostra industrializzazione sarebbe avvenuta grazie a quegli emigranti, o quei figli degli emigranti, quelli che erano partiti con la valigia
di cartone con lo spago annodato per tenerla chiusa, sarebbero tornati con tante belle 24 ore piene di soldi e lì sarebbe partito il nostro decollo industriale. La cosa che mi fa ogni tanto sorridere e irritare è che questo Stella non è nato a Canicattì, è nato nell'altopiano di Asiago, provincia di Vicenza, la provincia che prima si industrializza in Veneto e che ancora oggi è la terza provincia per industrializzazione del nostro paese. Ma vabbè, evidentemente l'altopiano di Asiago è molto lontano dalla pianura. Questo Veneto, appunto, arretrato, miserabile e quant'altro, è tuttavia importante anche per un altro motivo, ed è che nel giro di pochi decenni nel Veneto nascono 4 sistemi creditizi che poi si diffonderanno nel resto dell'Italia unita. E inizia, quando ancora il Veneto è sotto il dominio austriaco, con la nascita in Veneto delle casse di risparmio su iniziativa del governo asburgico. Ogni tanto, quando si ricordano la nascita delle casse di risparmio, io leggo che esse sono nate appunto nel Lombardo-Veneto, il regno appunto che fa parte dei domini asburgici. Non è vero, nascono prima in Veneto, solo poi arriveranno in Lombardia. E nascono in Veneto perché la volontà del governo asburgico è quello di intrattenere, cercare di costruire un rapporto privilegiato con il Veneto, perché la Lombardia è da almeno 2 secoli in gran parte sotto il dominio asburgico, ma invece il Veneto no, il Veneto è stato un terreno di conquista recente, è stato attraversato da eserciti, guerre, spoliazioni, ha visto il crollo della dominante, cioè della Repubblica di Venezia, e quindi non è detto, infatti non lo è, che sia vicina dal punto di vista del legame di fedeltà agli Asburgo, anzi è decisamente ostile. E di conseguenza ecco che il sovrano di fronte appunto, ovvero il suo ministro degli interni, di fronte alla situazione veneta, che è una situazione in quel momento di assoluta miseria, perché appunto è stata spogliata praticamente di tutto, e decide di fornire uno strumento, una istituzione, le casse di risparmio, per dimostrare il benvolere del sovrano nei confronti del popolo veneto, a partire dalla concezione che queste casse dovrebbero appunto riuscire a creare quella mentalità idonea alla formazione del risparmio, che è una delle forme appunto con cui un paese si sviluppa. E quindi da qui l'ordine del ministro degli interni al governatore del Veneto. Il regno Lombardo-Veneto non è un regno unitario come qualche volta si crede, è un regno intanto in cui il viceré non è quasi mai né a Milano né a Venezia, se ne sta accuratamente a Vienna, e il potere reale è esercitato da 2 governatori, un governatore per il Veneto, il governatore di Venezia, un governatore per la Lombardia, il governatore di Milano. Quindi ordine al governatore di Venezia di dar vita a queste casse di risparmio, cosa che li fa puntualmente e secondo l'ordine le fa aprire tutte contemporaneamente il giorno del compleanno dell'imperatore Francesco I. E queste prime istituzioni hanno un compito molto semplice: da un lato promuovere il risparmio, dimostrare che il risparmio serve appunto allo sviluppo e a crescere, e dall'altra parte a tutelare il risparmio. Non è un caso che per diversi decenni le casse di risparmio non esercitano, se non in maniera molto episodica, il credito al sistema nascente, commerciale o imprenditoriale, ma utilizza i propri impieghi, ovvero costruisce i propri impieghi attorno a 2 cardini: da un lato l'acquisto di titoli del debito sovrano dei paesi più importanti d'Europa, qualche volta addirittura acquisto di obbligazioni delle compagnie ferroviarie americane, che sono ultra sicure perché garantite da ipoteche fino al 3° grado sui beni non strumentali, e dall'altra parte il secondo cardine è il credito fondiario,
anch'esso sicuro perché è credito fornito sulla base dell'ipoteca sui beni immobiliari essenzialmente quelli agricoli, quindi i terreni, a favore della banca. Ecco, come volevo dire, appunto, da un lato promozione del risparmio, dall'altra parte guardate che il risparmio noi lo tuteliamo perché non è solo a garanzia dei singoli, ma è a garanzia della comunità. Ecco, il concetto è proprio quello che il risparmio serve allo sviluppo di un'area territoriale più o meno vasta. Questo modello passerà poi appunto prestissimo in Lombardia e da lì si estenderà con modalità più o meno diverse anche negli altri stati italici, e quando arriva l'unità d'Italia il governo decide di unificare gli statuti e quindi il modo di operare di tutte le casse di risparmio italiane con un provvedimento legislativo che si ispira a come esse si sono strutturate in Veneto. La secondo sistema bancario che nasce in Veneto e che subisce lo stesso destino o la stessa fortuna, diciamolo come vogliamo, di estendersi nel resto del paese, è quello delle banche popolari. Ed è quindi, come dire, uno scherzo del destino che poi le banche popolari diventino in Veneto creatrici di problemi e di distruzione di risparmio. Chi è che dà vita alle alle banche popolari? Beh, è un giovane laureato, anzi ancora uno studente, della facoltà giuridica di Padova, che si occupa, che studia economia politica e che è indirizzato dal suo professore di tesi proprio a occuparsi di una forma di credito che si sta sviluppando, che è iniziato a svilupparsi nei paesi tedeschi da una decina d'anni, le unioni di credito, ovvero delle società cooperative in cui vengono raccolti attraverso l'acquisto all'inizio di una singola azione i risparmi di una serie di artigiani che in maniera mutualistica si aiutano l'un l'altro, permettendo così agli artigiani più deboli di avere credito per acquistare le materie prime che servono a loro per le loro produzioni che sono ancora produzioni non serializzate, ma lavori, prodotti fatti in bottega su commessa di singoli clienti. Luzzatti fa questa bella tesi e gli viene l'idea che questo sistema che è nato nei paesi tedeschi possa essere molto utile anche nei paesi italiani, anche nel suo Veneto, e poi quando l'unità ovviamente arriva, l'annessione arriva anche nel resto del paese. E diventa il promotore di queste nuove forme creditizie. Egli non le chiama unioni di credito, ma le chiama banche popolari, laddove il popolo è per lui il popolo dei produttori, o il popolo comunque di chi esercita piccoli commerci, quindi, oppure fa, come vi dicevo, piccole produzioni manifatturiere. Quindi da un lato vi è una definizione ben chiara nella testa di Luzzatti a chi sono a volte queste banche che sono insediate nella sua testa in ambiente urbano, territorialmente limitato, perché è convinto che le forme solidaristiche e cooperative debbano vedere la reciproca conoscenza di tutti i soggetti che vi aderiscono. E quindi ecco che nel giro di pochi decenni, 2 decenni anzi, in Veneto nascono qualcosa come una trentina di banche popolari, nei capoluoghi indubbiamente, ma anche in centri di una certa rilevanza dal punto di vista economico. Si accorge però subito che questo popolo che egli crede capace di potersi autogovernare non è tale, oppure ha sfiducia nel fatto che il, tra virgolette, popolo, quindi questi artigiani,
questi commercianti che diventano soci di queste banche siano in grado di sviluppare attività in senso positivo e soprattutto si accorge Luzzatti che i piccoli commercianti, i piccoli artigiani non sono in grado di fare grandi depositi evidentemente, perché da un lato la loro liquidità serve allo sviluppo delle loro attività commerciali o manifatturiere, dall'altra parte perché appunto si tratta di attività minime. Ma una banca per poter erogare prestiti a una platea sempre maggiore, si pensa, di operatori o di piccoli operatori economici, ha bisogno di risorse ed ecco allora il fatto che Luzzatti comincia ad attirare nelle banche popolari anche esponenti delle elite economiche, i grandi proprietari fondiari, esponenti delle professioni liberali, e gli sembra naturale che poi in realtà la direzione di queste banche, la gestione di queste banche venga affidata a queste persone e non certo a esponenti del popolo, di quel popolo come l'ho definito. Sia come sia, poi comunque entrerò nel merito di questa definizione di popolo e del fatto del rapporto tra coloro che diventano soci delle banche e chi le dirige, chi le controlla, rimane il fatto che queste banche cominciano a crescere, cominciano a diventare una sorta di istituzioni nei centri urbani in cui sono radicate. Da un lato perché esse hanno alcune caratteristiche interessanti, da un lato la mutualità, il concetto di cooperazione, il fatto che appunto attraverso società cooperative sia possibile raggiungere obiettivi che i singoli non possono conseguire, il fatto che siano, altro elemento importante, limitate territorialmente nel loro insediamento, per cui tutti si conoscono, perché la fiducia nasce anche da questo, dal fatto che si conosce, dal fatto che si sa o si interiorizza che se io non restituisco il prestito che ho ricevuto non faccio un danno solo alla banca, ma rischio di fare un danno e anzi lo faccio anche alle altre persone che sono socie come me, e di conseguenza ecco il principio d'onore sostanzialmente, mi sento obbligato a rispettare il patto perché altrimenti viene meno la fiducia in me da parte degli altri e quindi divento un isolato. È un elemento che secondo me pesa molto nello sviluppo positivo che per lungo tempo le popolari ma anche le altre società cooperative, io penso quindi ad altre banche, poi adesso le vediamo, hanno avuto. L'altro elemento è quello della democrazia economica, chiamiamola così. Democrazia economica che significa che nessuno all'interno di una banca popolare può o potrebbe prevalere. Da un lato perché vi è un limite all'acquisto di azioni, che fa sì che nessun azionista singolo né associato ad altri riesca ad avere il controllo della banca, e dall'altra parte perché esiste il voto capitario, indipendentemente dal numero di azioni possedute. Ed è un concetto fondamentale questo per la tenuta di questa tipologia di banche e per l'orgoglio di appartenenza, perché se io ho lo stesso voto di quel grande proprietario fondiario che in assemblea non può prevalere, da un lato sento l'orgoglio di appartenenza, dall'altra parte sento che siamo davvero uguali. Vedremo che non è così evidentemente, che l'uguaglianza poi via via si sfilaccerà. E poi soprattutto mi sento non tanto un azionista, quindi un investitore finanziario, perché questo è chi compra un'azione, ma mi sento un socio. E il termine soci, che si ritrova nei primi statuti, è un termine che riecheggia fino a noi.
e che tra l'altro fa sì che quando appunto scoppiano i due casi emblematici, quello della Popolare di Vicenza e quella di Veneto Banca, molti giornalisti che scrivono appunto ma in realtà cosa vogliono questi azionisti di queste due banche? Dovevano per sapere che, che loro erano un investimento di rischio. Un investimento di rischio può anche andare male, questo è andato male. E no, questi giornalisti non capiscono la natura particolare delle popolari e soprattutto non capiscono che questo concetto di socio alla pari con altri è rimasto nell'immaginario collettivo. Come è rimasto nell'immaginario collettivo quello che diceva Luzzatti, che era poi il replicare il concetto che è analogo delle unioni di credito tedesche, ovvero che l'azione è il prerequisito del prestito. Per molto tempo non viene erogato prestito se non a chi è socio. Quindi essere socio, aver comprato una o più azioni, nei limiti consentiti dallo statuto, stava a significare che solo perché tu hai risparmiato sei premiato con l'erogazione di credito. Ecco, questo è un concetto che è rimasto molto forte. L'azione era un risparmio. Tanto è vero, rafforzo il concetto, che questo risparmio cresceva nel tempo. Cresceva attraverso cosa? L'incremento del valore dell'azione. Dopodiché sappiamo come questi incrementi sono avvenuti, soprattutto negli ultimi tempi, ma di questo appunto dirò fra un attimo. Questi sono gli elementi, diciamo, fondamentali che danno vita a questo sistema che appunto inizia, la prima banca popolare nasce in Lombardia nel 64, quindi dopo l'unità d'Italia, perché Luzzatti rinvia la costituzione di banche popolari in Veneto in attesa che il Veneto appunto si liberi dall'Austria ed entri nello Stato unitario. Nascono appunto le prime tre banche, Lodi, Milano e Cremona, dopodiché nel 66, pochissimi mesi dopo l'annessione, inizia il grande sviluppo in Veneto e questo sistema poi si diffonderà in maniera più o meno omogenea in tutto il paese. Cito gli ultimi due sistemi creditizi e poi veniamo a parlare meglio del sistema delle popolari. Allora, le altre due sono le casse rurali e le banche cattoliche. Le casse rurali nascono circa un ventennio dopo le banche popolari di Luzzatti, sono promosse da Leone Wallenborg, studioso di economia, laureato anche lui nella facoltà giuridica a Padova e soprattutto ossessionato dalla piaga che aveva investito da tempo, in realtà sempre stata presente, ma aveva investito in maniera particolare negli anni 70, 60, 70 e 80 le campagne venete, cioè la pratica dell'usura, ovvero il prestito su usura che era praticato non solo da operatori senza scrupoli, ma anche dagli stessi grandi proprietari fondiari e magari questi la esercitavano nei confronti dei propri fittavoli. Ecco, questa è una piaga che Leone Wallenborg, che è figlio di un proprietario fondiario e che perciò stesso appare quasi un nemico della propria classe sociale, decide di dar vita a delle strutture creditizie radicate nelle campagne che attraverso appunto il concetto della maturità e della cooperazione consenta al mondo contadino di liberarsi o almeno di abbattere il peso dell'usura sulle loro attività. Wallenborg ne impianta circa una settantina nel giro di pochi anni in Veneto, ma ben presto questo modello viene preso ad esempio e viene diffuso in maniera molto più amplificata dal movimento degli intransigenti cattolici. Cioè quel movimento di preti sostanzialmente, ma anche di laici,
che sono appunto nemici dello Stato liberale, che vogliono appunto contrastare le prevaricazioni che la grande proprietà fondiaria fa nelle campagne, ma vogliono anche contrastare la diffusione che a causa delle prevaricazioni della grande proprietà fondiaria nelle campagne si sviluppa attraverso il movimento socialista. E queste casse rurali di matrice cattolica sono delle vere e proprie casse confessionali, nel senso che solo chi è un buon cattolico, e per buon cattolico si intende colui che pratica i sacramenti, può diventare socio. E spesso l'ultima parola sui prestiti concessi agli agricoltori da queste casse rurali spetta al parroco. Perché il parroco? Perché queste casse rurali, ne nascono circa 400 nel giro di 10 anni in Veneto, 300 in Lombardia, alla fine degli anni 10 ce ne sono 3.500 in tutto il paese, nascono spesso in parrocchia, per opera del parroco, il quale non poche volte è presidente della Cassa Rurale. Questa natura confessionale andrà via via sfumandosi nel tempo, ma all'inizio è di forte aiuto in un mondo conservatore come naturalmente quello della campagna per la diffusione capillare di questo sistema. Coloro che hanno cercato di studiare le casse rurali, cercando di vedere la loro unitarietà in giro per il paese, fanno fatica a studiare le origini in maniera dettagliata per il semplice motivo che in quelle che poi furono le eredi, o meglio le continuatrici di quelle casse rurali, quelle che oggi noi chiamiamo banche di credito cooperativo, tutti gli atti iniziali non si ritrovano nei loro archivi, perché sono negli archivi delle singole parrocchie o addirittura sono stati poi concentrati negli archivi delle relative diocesi. L'ultimo sistema è quello delle banche cattoliche. Mentre le prime, le casse rurali di matrice cattolica, di matrice confessionale, sono opera di giovani preti, le banche cattoliche nascono invece su iniziativa delle curie e quindi su iniziativa del vescovo territorialmente competente. E queste banche hanno più o meno la stessa natura di banche vocate al servizio di un'economia minuta ma anche più complessa delle popolari, solo che mentre le banche popolari hanno un'impronta assolutamente laica, le banche cattoliche per forza di cose hanno questo legame con il mondo cattolico molto stretto, con la curia addirittura, e molto spesso diventeranno le sovvenzionatrici delle casse rurali confessionali, perché la raccolta di risparmio presso gli agricoltori poveri evidentemente non è che limitata, di conseguenza ecco che le banche cattoliche, scusate, servono di strumento di risconto per i magri bilanci delle casse organizzate dai preti intransigenti. Anche in questo caso noi abbiamo la diffusione delle banche cattoliche più o meno in tutto il paese. A un certo momento il sistema imploderà, quello del rapporto tra cattoliche e casse rurali confessionali, per cui si arriverà a una razionalizzazione e si deciderà su iniziativa governativa, ma d'accordo con il Vaticano. Nel frattempo è intervenuto, siamo all'inizio degli anni 30, è intervenuto il concordato e quindi la pacificazione tra lo Stato e la Chiesa, si deciderà di accorparle nella banca cattolica più importante, più solida di ogni singola regione. E visto che siamo in Veneto, sarà così che la banca cattolica vicentina, che è la prima che nasce in tutta Italia, e in Veneto ovviamente, si trasformerà in Banca Cattolica del Veneto e svolgerà poi un ruolo importante assieme a tante altre banche, ad altre popolari, per esempio, nel processo di seconda industrializzazione della regione, che è quello che si avvia
nel secondo dopoguerra. Ecco appunto, tornando alle popolari, così come per certi versi la Banca Cattolica del Veneto, che è irradiata in tutta la regione, e non solo in Veneto, ma anche con qualche filiale nelle regioni contermini, come appunto la Banca Cattolica del Veneto diventerà il motore della seconda industrializzazione, così le popolari solveranno da un lato sia al sostegno della prima industrializzazione, quella ottocentesca, e quella dei primi decenni del Novecento, che poi il sostegno della seconda industrializzazione. Ed è lì che comincia a verificarsi l'allargamento dell'ambito territoriale di queste banche. In fin dei conti c'è un modello che è quello della Banca Cattolica del Veneto e c'è la voglia di imitarlo, di ampliare le dimensioni. Ma è lì che inizia a sfilacciarsi appunto il rapporto tra i soci, la conoscenza tra i soci e quindi anche il rapporto di fiducia tra gli stessi. E quali sono gli elementi di questa degenerazione? E che poi ritroviamo tutti nelle due vicende che abbiamo presenti, adesso nella Popolare di Vicenza e nella Veneto Banca. Il formarsi di gruppi dirigenti, penso ai consigli di amministrazione evidentemente, che tendono a diventare autoreferenziali. E autoreferenziali significa assumere comportamenti che vanno a snaturare quello che è ad esempio il dibattito assembleare. La creazione di veri e propri gruppi che in assemblea interrompono coloro che si permettono di intervenire dissentendo dalle decisioni o dalle proposte che il Consiglio di amministrazione fa. Un altro elemento degenerativo è il fatto che i dipendenti, che ormai sono numerosi, di queste banche popolari, possono diventare soci delle stesse. Beh, cosa succede nel rapporto tra un consiglio di amministrazione e i dipendenti di una banca? Succede una cosa molto semplice, che sono soci comunque della banca. Succedono quei rapporti tipici di ricatto, per cui molto spesso il voto dei dipendenti è un voto assolutamente di fedeltà e di necessitata fedeltà, peraltro che attraverso assemblee che spesso in maniera quasi unanime, grazie anche appunto al silenziamento dei disturbatori, vengono eletti da queste assemblee, l'amministrazione statuto, e se non della lettera, senz'altro dello spirito dello statuto. In nessun statuto sta scritto che non si possono fare cooptazioni in consiglio di amministrazione di non soci, e invece avviene. Non sta scritto, quindi diventa lecito? No. Cooptare in consiglio di amministrazione di una società cooperativa qualcuno che non è socio, primo che non è socio, secondo che non è stato proposto all'assemblea, che quindi l'assemblea non ha votato, non è fare una semplice forzatura, è snaturare la natura della banca ed è introdurre elementi estranei al corpo della società mutualistica, della società cooperativa. Significa peraltro alterare gli equilibri. Altro elemento di degenerazione sono i conflitti di interesse. I conflitti di interesse possono essere, ad esempio, che vengano proposti ai soci, e se non vengono proposti ai soci poi si cooptano comunque, come consiglieri di amministrazione dei forti debitori della banca stessa, che diventano perciò controllori di se stessi.
A me è capitato di essere invitato, sollecitato a, tra virgolette, celebrare il 150° anniversario della Banca Popolare di Vicenza. Vengo chiamato sul finire di novembre e mi si chiede se vado a parlare dei 150 anni. Sono al telefono e non può vedere come sbianco il mio interlocutore e gli chiedo: ma scusi, cosa c'è da celebrare? Ma sa, il presidente, si riferiva al presidente Mion, è qui da pochi mesi, infatti era stato nominato in primi di luglio, ha scoperto che ricorre il 150° e dice che è una cosa importante, non si può evitare. Sì, dico, finché quello che vuole, dico, celebrare il 150° della banca, che è sull'orlo del tracollo, mi pare folle. Comunque dico, mi lasci pensare un giorno, penso un giorno, dopodiché decido di andarci. Non vado a celebrare un bel nulla, ma parlo appunto di queste cose che ho appena narrato. La degenerazione, i conflitti di interesse, e parto dal fatto che la Banca Popolare di Vicenza, prima Banca Popolare Vicentina, non era nuova ai dissesti. Tra il 1911 e il 1912 la banca si trova in gravissime difficoltà ed è costretta ad accettare nel 1912, per fortuna riesce a salvarsi dal fallimento, un concordato che comportò la riduzione del 60% del valore di tutti gli asset e quindi anche delle azioni. Lì il conflitto di interesse era enorme. Presidente e direttore generale erano presidente e direttore generale della società più indebitata nei confronti della banca stessa. Cose lontane? Mica tanto. E quel giorno, in questa riunione blindata, perché si entrava solo su invito e con un grande controllo di Digos e carabinieri nel palazzo sede storica della Banca Popolare di Vicenza, io speravo di incontrare un ex consigliere di amministrazione cooptato da Zonin, grande debitore, non a titolo proprio ma per la società di cui era presidente, grande debitore della banca stessa. Purtroppo non c'era. Perché appunto non membro, ma evidentemente la storia non serve a nulla, serve solo a capire il presente e non a evitare guai. Era successo appunto questo, cioè la cooptazione di un grande debitore. Per carità, nel disastro della Banca Popolare di Vicenza 40 milioni di euro di debito non sono nulla, ma rimane il principio. Quindi l'autoreferenzialità di gruppi dirigenti, conflitti di interesse e poi soprattutto il fatto che nessuno ha mai pensato di risolvere il tema del valore delle azioni, che è quello che ha portato in particolare al disastro. Nel senso che il valore viene determinato dal Consiglio di amministrazione e viene determinato, e lo sappiamo adesso perché ne esistono le prove provate, in termini strumentali per strappare quel consenso, come dire, neanche bulgaro, perché si arriva alla quasi unanimità delle assemblee, e cioè, in fin dei conti, se io vado in assemblea e mi sento dire che quest'anno la mia azione che ho comprato a 50 vale 55, l'anno dopo mi dicono 60, il mio risparmio è cresciuto. Risparmio, non l'investimento di rischio. Il valore è cresciuto e vuol dire che questi hanno ben operato. E quindi ecco appunto l'unanimità. Bene, il fatto di non aver pensato a nessun tipo di strumento per arrivare a una valutazione oggettiva del valore dell'azione è stata una cosa che non riguarda solo la incapacità o la non volontà dei singoli consigli di amministrazione,
ma del sistema istituzionale del Paese. E quando si arriva alla famosa legge di riforma delle banche popolari volute del passato governo, la legge 33 del 2015, io mi sono chiesto subito, ma perché di fare questa riforma se non dopo aver proceduto a un'altra riforma sostanziale, che era quella di determinare gli strumenti giuridici, tecnici, per avere una valutazione oggettiva del valore delle azioni. Qualcuno alla mia obiezione mi ha risposto, non occorreva, c'era la Banca d'Italia, ecco la Banca d'Italia appunto, la Banca d'Italia e quindi le sue famose ispezioni. E il rapporto tra la Banca d'Italia, ovvero tra la vigilanza della Banca d'Italia e alcune banche popolari venete, scusate, alcune banche popolari in generale, perché non riguarda solo quella veneta, è un rapporto che anch'esso presenta elementi con conflitti di interesse. Faccio una domanda retorica. Il capo della vigilanza è o non è un pari grado del capo del servizio immobili della Banca d'Italia? È un dirigente anche del capo immobili della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha un grande patrimonio immobiliare, pari grado del capo della vigilanza. Siede in tutti gli organismi di maggiore importanza dal punto di vista decisionale. Se il capo della vigilanza vende un immobile che non riesce a vendere alla Popolare di Vicenza, la sua sede, la sede della Banca d'Italia a Vicenza, volete che il capo della vigilanza non lo sappia? Magari con qualche piccola sollecitazione, devo fare sto affare altrimenti quell'immobile rimane lì, non rompere le scatole. E difatti le relazioni delle ispezioni della Banca d'Italia si limitano a rilevare alcuni errori di piccolo o alcune anomalie di piccola importanza, ma non toccano mai gli elementi sostanziali, uno dei quali è il valore dell'azione, ovvero come è determinato. Qual è il capitale reale della banca? Perché nel frattempo le famose operazioni baciate, la vendita, l'erogazione di credito in cambio di acquisto di azioni, con credito fornito apposta per l'acquisto delle azioni, non viene rilevato. E non viene rilevato perché veniva considerato una cosa normale, ma una cosa normale può essere che questo possa accadere qualche volta in qualche piccola popolare, non è normale che possa accadere molte più volte e in più grandi dimensioni in banche delle entità raggiunta da queste due banche, dalla Popolare Vicentina in particolare. E veniamo alla riforma allora. Questo peraltro porta, la riforma di un secondo, porta a un'altra considerazione, ed è che in realtà le vicende della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca intervengono dopo la vicenda che aveva coinvolto anni prima una banca popolare ormai trasformata in società per azioni di ben maggiori dimensioni. Una banca che è scomparsa, la Anton Veneta, ovvero la Banca Popolare Antoniana Veneta, frutto della fusione anomala ma virtuosa fra due diverse banche, quella di Padova, poi diventata Padova Treviso Rovigo, poi diventata Banca Popolare Veneta, e la Banca Antoniana,
che pur essendo una banca cattolica, era la Banca Cattolica di Padova, per strani motivi aveva assunto dal 1906 in poi la stessa struttura organizzativa delle banche popolari, addirittura aderendo all'Associazione Nazionale delle Banche Popolari. Da un lato finanza laica, laicissima, molto capitale ebraico per intendersi, dall'altra parte finanza bianca, quindi finanza cattolica. Matrimonio che appariva assolutamente improbabile, che avviene, e che dà vita a una crescita virtuosa di questa banca che appena raggiunge determinate dimensioni, prima ancora di raggiungere i 1000 sportelli, 1007 sportelli che ha alla fine di questo processo, decide che quelle dimensioni non sono compatibili con la struttura di una popolare e di conseguenza decide coerentemente, non c'era nessuna legge che glielo imponeva, di trasformarsi in società per azioni e di quotarsi in borsa. La quotazione in borsa viene ritenuta essenziale per ovviamente raccogliere altre risorse, ma i soci pensano bene di tutelarsi con un sindacato di blocco. Un sindacato costituito da bei nomi della imprenditoria veneta, non solo veneta in realtà, e da un socio straniero, la BN Amro, che era entrata in una società controllata dalla Anton Veneta. Il patto di sindacato si sfalda nel giro di pochissimi mesi. In quel punto la banca diventa contendibile e si cominciano a vedere degli strani movimenti che non vengono ancora, come dire, addebitati a qualcuno. A un certo momento esce la notizia, della comunicazione meglio, della Banca Popolare di Lodi, che nel frattempo si era trasformata in Banca Popolare Italiana, di aver raggiunto il 2 qualcosa per cento, con la comunicazione della Consob, del capitale della banca. In realtà gli acquisti continuano e la Popolare di Lodi non fa più nessun annuncio. La Amro si preoccupa e di fronte appunto allo sfaldamento del sindacato chiede alla Banca d'Italia l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto sul resto del capitale. La domanda rimane inevasa per diversi mesi, ma arriva contemporaneamente la notizia che la Popolare di Lodi ha ottenuto l'autorizzazione a lanciare l'OPA. Si vanno a guardare le date e ci si accorge appunto che è una data di molto successiva alla domanda presentata dall'Amro. L'OPA si conclude, la Banca Popolare di Lodi assume il controllo della Anton Veneto, nomina il suo bravo consiglio di amministrazione, l'Amro ricorre immediatamente in tribunale che annulla sia l'OPA, sia il consiglio di amministrazione che l'OPA, la considera illegittima. Voi sapete che il responsabile di questa vicenda, o se non lo sapete ve lo comunico, si chiamava Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia. In tutto questo la vigilanza tace. Beh, ovviamente dopodiché cosa succede? Succede che l'Amro può lanciare la sua OPA, conquista il controllo della banca e dopodiché però viene a sua volta non attraverso un'opera ma attraverso una scalata azionaria scalata da un consorzio di 3 banche internazionali che fanno spezzatino di tutte gli asset dell'Amro e l'asset Anton Veneta finisce nelle mani del Banco di Santander che manco passa per Padova ma la vende a un prezzo assolutamente impossibile a Montepaschi. E lì inizia un'altra pagina brutta del nostro sistema bancario. Beh, dico, c'era un precedente. Le anomalie, da un lato, l'assenza di una vigilanza in grado di contrastare i fenomeni scorretti e via elencando. Quel precedente doveva mettere in allerta
il nostro legislatore o il nostro governo dell'epoca, o comunque pro tempore, ben prima di arrivare alla legge di cui ora dirò qualcosa, e cioè a questa riforma improvvisa delle banche popolari che riguarda in realtà 10 soggetti, e cioè quelle popolari che hanno un capitale netto superiore agli 8 miliardi di euro. Di fronte a una legge di questo tipo uno si pone il problema e dice: ma perché solo adesso? Beh, uno si guarda indietro e dice: beh, c'è il caso di Banca Etruria, c'è il caso di altre banchette minori, evidentemente il governo saggiamente vuole evitare che si ripetano in grande questi fenomeni. Arriva tardi, vabbè, pazienza. Guardando però il testo della legge ci si accorge di altre cose che non vanno. Beh, da un lato partiamo invece da questa decisione, quella di colpire, ovvero l'obiettivo di costringere queste 10 banche a trasformarsi in SPA e a quotarsi. Per carità, il governo può fare quello che vuole, però non può raccontare attraverso i propri esponenti la palla che le popolari non sono delle strutture democratiche, quindi le decisioni vengono prese da una ristrettissima minoranza, sostenendo che invece la società per azioni è il simbolo della democrazia. E no, perché significa non capire che una società per azioni può essere controllata, come ben sappiamo tutti, da un nucleo ristretto dalla minoranza, forse ben di più di quanto non avvenga all'interno di una popolare. Quindi da un lato vi è un falso, una falsa argomentazione per giustificare il fatto che si vuole arrivare a quel risultato. Perché invece non procedere al di là delle dimensioni, che io ripeto erano eccessive e non dovevano giungere, ma lì la responsabilità è allora ancora una volta della vigilanza, ma del governo pro tempore che mai vi era intervenuto, perché non procedere invece a una riforma degli statuti o del modo di operare delle banche in maniera tale che non potessero costituirsi quei gruppi di comando autoreferenziali che imponevano la propria volontà alle assemblee, anzi che manipolavano la volontà delle assemblee. Perché questo non è avvenuto? Secondo elemento, la trasformazione in SPA doveva avvenire in un anno. Ma come si fa a trasformare una società cooperativa in società per azioni in un anno, costringendo a fare i salti mortali tutti e senza prima procedere a una corretta valutazione di tutti gli asset? Teniamo presente che un'altra anomalia che non ho ricordato prima è che queste società cooperative aumentavano di dimensione non solo attraverso una normale espansione degli irradiamento con l'apertura di sportelli, ma comprando sportelli, e fin lì passi, ma comprando società azionarie. Beh, non vi sembra un po' strano che una società cooperativa di grandi dimensioni diventi società che controlla in maniera totalitaria una società azionaria? Quante perdite ci sono state attraverso queste società azionarie, ovvero quanti giochetti molto sporchi sono stati fatti attraverso il filtro di queste società azionarie controllate in maniera totalitaria, quindi senza alcuna trasparenza? Ecco, questo era il tema di cui una riforma doveva occuparsi. Dopodiché magari si poteva anche imporre la trasformazione in SPA, ma preliminarmente bisognava agire su questo fronte, secondo la mia opinione. Un altro elemento, non solo un anno di tempo, ma una valutazione assolutamente discrezionale e differenziato e tendente al ribasso del
valore di riscatto di chi non avesse voluto aderire alla società azionaria. E anche questo è un elemento inquietante perché significa, come dire, violare il principio proprietario. Se l'azione ha quel valore, io recedo, ha quel valore, tra virgolette, molto accertato o certificato dal bilancio, io devo tenere indietro quel valore. Ciliegina, c'era la possibilità appunto di diminuire il valore, di diminuire gli asset della banca al di sotto degli 8 miliardi e restare banca cooperativa. Certo, la legge di riforma lo consente. In un anno, il che significava svendere, il che significava di fatto obbligare anche coloro che non volevano la società aspirazioni ad accettarla, nella speranza di salvare il salvabile. Ecco, questo è l'elemento inquietante di quella legge e quello testimonia del fatto che non è solo la vigilanza o lo stesso governatore che ha responsabilità oggettive e soggettive in questa vicenda, ma è anche un governo, non, ripeto, l'ultimo in ordine di tempo o il penultimo, ma tutti i governi che si sono succeduti e che non hanno mai voluto intervenire perché evidentemente la grande platea di azionisti di queste banche sono anch'essi bacino elettorale. Una battuta, consentitemela. L'ex capo del governo Renzi ebbe a dichiarare pochi mesi prima di perdere il referendum e di uscire di scena, si fa per dire, ebbe l'occasione di dichiarare che questo governo ha cacciato la politica dalle banche. Questo l'ha dichiarato circa, credo, a ottobre dell'anno scorso. All'inizio di novembre si è svolto all'Università di Padova, in Aula Magna, un piccolo convegno sulle banche, in occasione del fatto che la Cassa di risparmio del Veneto consegnava il proprio archivio storico riordinato all'Archivio di Stato di Padova. Trattandosi di una cassa di risparmio, eccetera, eccetera, era stato invitato a parlare un signore che di cognome Faguzzetti, che di professione faceva il politico, che attualmente è presidente della Fondazione Cariparo, una delle Cariplo, scusate, la Fondazione Cariplo, la Cassa di risparmio delle province lombarde, è uno dei grandi azionisti di riferimento, di controllo di Intesa San Paolo, nonché presidente dell'Associazione delle Casse di risparmio e delle fondazioni. Le due grandi banche attualmente esistenti, le due grandi concentrazioni, Intesa San Paolo e Unicredit, vedono tra i loro principali azionisti di controllo le fondazioni. I vertici delle fondazioni sono nominati in sede locale da una serie di soggetti in cui però prevalgono i soggetti, gli enti territoriali per intenderci, i comuni. Questo è l'aver buttato fuori dalle banche la politica. No, non è successo questo. E non è successo neanche nelle popolari, perché lo stretto legame tra i vertici delle popolari e il tessuto politico delle città in cui hanno sede è noto e stranoto. Nel caso di Vicenza, ad esempio, il crollo della Popolare di Vicenza non è solo il fallimento
di chi l'ha diretta, ma è il fallimento di un'intera classe dirigente che vede esponenti politici di primo piano, dove ad esempio il sindaco della città si è rifiutato per anni di prendere atto del disagio che azionisti, pochissimi per carità, che avevano il coraggio di denunciare alcune cose in assemblea, non venivano ascoltati, ma anzi venivano zittiti. Tale variati, sì, tale variati. E certo che è ancora lì. No, ma adesso ha finito il mandato, quindi adesso passa di mano. Per morte naturale. Per il momento. Che altro dire? Finisco ritornando al discorso degli azionisti che si sono sentiti, sono stati prima di tutto soci, nel rispetto di quel concetto cooperativo che sta dietro le banche. Se l'errore di questi azionisti è quello di essersi considerati soci, l'errore non è solo loro, ripeto, ma è quello del fatto che la politica, che il potere politico per molto tempo delle popolari non si è interessata o si è interessata nella maniera distorta che ho ricordato, quello di considerare appunto queste grandi assemblee piene di gente degli elementi molto utili a quello che era il consenso elettorale. Il problema è che in realtà negli statuti il concetto anche negli statuti ovviamente via via aggiornati, il concetto che l'azione è un elemento fondamentale nel rapporto cooperativo è ben specificato. Ripeto, l'Antonveneta scelse una strada diversa appena aumentò le dimensioni al di sopra di un certo limite. Gli andò male lo stesso, però almeno aveva avuto questo coraggio e questa onestà di riconoscere che lo statuto cooperativo non era più praticabile all'interno di una situazione operativa talmente dilatata e scelse la strada coerentemente della società per azioni e della quotazione. Forse prima di arrivare alla legge 33 del 2015 che ho ricordato, qualche governo avrebbe dovuto pensarci bene e riflettere su quell'esempio, perché fu un esempio davvero quello dell'Antonveneto, di una presa d'atto di un mutamento di scenario. Qui oggi lo scenario è mutato in maniera molto più drammatica, più drammatica della scomparsa comunque dell'Antonveneta, però nessuno appunto ha preso atto di quella storia. A me è capitato una volta di dire, imitando Di Pietro, quando Di Pietro parlava della tangente Enimont come la madre di tutte le tangenti, io ripetevo appunto che invece l'Antonveneta era la madre di tutta la tragedia delle popolari. Ho finito. Grazie professore, lei ha toccato dei punti che stanno particolarmente a cuore a noi risparmiatori, sottolineo i risparmiatori come ha fatto lei, e so che lei si ferma ancora per pochi minuti. Se qualcuno vuole porre qualche domanda di chiarimento al professore, prima però ne vorrei porre una io, mi arrogo questa possibilità perché intanto ho il microfono davanti. Lei prima, professore, ci parlava di operazioni di acquisizione di società operazioni da parte di società cooperative, che pare ovviamente innaturale. Per quanto lei ha potuto verificare nel corso degli studi che ha fatto, ritiene che queste operazioni siano state originate da una volontà interna alle nostre banche oppure che abbiano avuto degli agevolatori?
Ma le agevolazioni ci sono state soprattutto per l'acquisizione di altre popolari. Non dimentichiamoci che la Banca Popolare di Vicenza era sul punto di comprare Banca Etruria, e se non che purtroppo è successo che Banca Etruria sia crollata un attimo prima che vi fosse l'acquisizione. La Banca d'Italia ha in maniera non sempre corretta, linea di massima, voglio dire, la Banca d'Italia è un regolatore che può anche, come dire, ritenere utile, e può essere anche corretto che ciò avvenga, che sia meglio fare acquisire una banca in difficoltà piuttosto che essa crolli. In realtà questo è avvenuto storicamente molte volte nella storia del nostro paese. Ricordavo prima il discorso delle banche cattoliche che vengono presenti nelle varie regioni, che vengono come dire, fatte confluire tutte in una sola banca cattolica della regione. Però in realtà lì si fecero delle scelte nel 30, nel senso che quelle proprio decotte non vennero affatto fatte confluire, si procedette alla liquidazione coatta amministrativa. E qua invece in molti casi non si è scelta questa strada e la si è, come dire, imposta, tra virgolette, a singole altre banche popolari. E questa è una cosa diversa. Un conto è il favorire un'acquisizione per la stabilità del sistema. Un'altra cosa è invece costringere qualcuno a fare qualcos'altro facendogli capire che se non lo fa mal gliene incoglie. Se invece lo fa e obbedisce, forse la prossima ispezione è un po' più disattenta del solito. Da questo punto di vista, pur non avendo simpatia per un personaggio che è cittadino onorario di questa città e che ha comprato con soldi altrui un jet, non si sa bene per quale motivo. Cosa? È stata tolta la chiave del nostro paese. Vabbè. Dottor Console intendo. Al di là di questo, egli comunque quando fa chiamata di correo nei confronti della Banca d'Italia ammette questo, che qualche operazione gli è stata imposta. E gli è stata imposta con quel meccanismo che ho appena, come dire, lasciato intravedere. È una bruttissima storia quella delle banche popolari, non solo delle banche popolari, ma questa in particolare, quella delle popolari in particolare, ed è una bruttissima storia anche perché di quella legge che ho ricordato non sappiamo ancora il destino, tra l'altro, e quindi è ancora, lo scenario è ancora tutto in movimento. Quindi la risposta è che da un lato qualcuno ha agevolato appunto acquisizioni di altre popolari, un po' meno, ovvero non credo, non ravviso questo nell'acquisizione di finanziarie o di strutture comunque sotto forma di società per azioni, che credo siano invece state utili a nascondere altre operazioni, che siano quindi tutte di iniziativa dei gruppi dirigenti delle due banche. E anche in questo caso però rimane il problema, la vigilanza che faceva nel frattempo. Prego. Volevo chiedere al professore, secondo me i danni che sono stati provocati fino a questo momento, oltre a tutte le cause che lei ha elencato, sono stati provocati anche dal fatto che nel 2013 è stato bloccato il fondo di acquisto azioni proprie da parte delle banche popolari. Ed inoltre le norme, cioè inoltre le quotazioni in borsa, dal mio punto di vista, dovrebbero essere fatte a limiti obbligati nel momento in cui una borsa tira
non in un momento in cui la borsa è ai minimi storici, come è stato fatto per le banche popolari. Inoltre, a stabilire il valore delle azioni delle banche popolari, per quanto riguarda la Popolare di Vicenza, mi sembra che nel 2013 e 2014 siano stati chiamati 2 luminari della Bocconi di Milano. Non so se mi sbaglio, ma questo a me risulta. Ultima cosa, perché in Germania le banche popolari guai a toccarle, ci sono e vanno benissimo, ok? Mentre la BCE ha incoraggiato la trasformazione delle banche popolari da società cooperative a società per azioni. Ecco, questo è quanto volevo dire. E chiedere a lei i motivi di tutto ciò. Beh, ci può essere dei luminari, però se si va a valutare il valore di un'azione sulla base del bilancio ufficiale, non possono che concordare che quel valore sia corretto. Il problema invece è che quel bilancio non è corretto. Ma può venire anche il dubbio che questi siano anche stati pagati, senza male a volte si indovina, siano stati pagati per dare queste valutazioni. È un dubbio, io mi preoccuperei di più invece di questo, denuncerei di più la indecenza della presenza di certe persone di rango all'interno dei consigli di amministrazione messe lì semplicemente come specchietto per le allodole. Magari un tale ex segretario generale dello Stato, ragioniere generale dello Stato. Esatto. Il ruolo della BCE, il ruolo della BCE, professore. Il ruolo della BCE, non credo che nelle popolari tedesche vi sia alcuna banca con un attivo così rilevante. Il problema è proprio quello di soggetti che sono cresciuti talmente tanto che si ritiene da parte della banca centrale che non possono continuare a correre sul mercato con una struttura societaria inadeguata al mercato in cui operano. E in sostanza, da questo punto di vista, io ritengo positivo l'intervento della BCE, perché quell'intervento invece doveva farlo e non l'ha fatto nel momento dovuto, quando aveva ancora lei la vigilanza, la Banca d'Italia. Però non era vincolante l'opinione che ha dato la BCE, è stato vincolante invece, è stata vincolante la legge 33 del 2015. Certo, da un lato questo sì, però guarda caso chi colpisce le operazioni baciate e la creazione di capitale fittizio attraverso questo strumento è la Banca Centrale Europea, mentre invece la Banca d'Italia se n'è sempre assolutamente strafregata, ritenendola normale. Tanto è vero che in alcune cause su questo fatto la Popolare di Vicenza ha utilizzato alcune argomentazioni utilizzate dalla Banca d'Italia. Tra l'altro, e finisco su questo, una piccola contraddizione è data dal fatto che il Fondo Atlante, per bocca del suo presidente, quando sono cominciati i contenziosi, almeno al Tribunale di Vicenza, se ne è uscito dichiarando, anzi subito dopo, scusate, la nomina di nuovo Consiglio di amministrazione, dopo l'acquisizione del controllo pressoché totalitario della banca, se ne è uscito con questa affermazione che cambiava assolutamente tutto. Non cambiavano solo gli uomini, cambiava la filosofia del comportamento delle due banche, e che questo era garantito appunto dal progetto che aveva in testa il Fondo Atlante. Cambiare completamente comportamento stava a significare ad esempio che nessuno doveva andare a difendersi in tribunale dicendo che le operazioni baciate erano corrette. Ebbene,
il nuovo consiglio di amministrazione nominato da Atlante si è comportato nello stesso modo in cui si comportava il vecchio consiglio di amministrazione nei confronti della richiesta, ad esempio, di annullamento del prestito per l'acquisto di azioni. Prestito imposto, come ben sappiamo, perché oggi ci sono le prove provate delle circolari interne che disponevano, davano l'ordine ai funzionari di operare in un certo modo. Siamo sempre rispetto al solito discorso, cioè lì vi è una carenza di vigilanza. Finisco, mi ero dimenticato un piccolo passaggio. Quest'estate mi è capitato di chiacchierare con una persona che conosco peraltro da diverso tempo e che è presidente di una piccola banca che però fa parte anch'essa del Fondo Atlante, e la quale piccola banca, secolare peraltro, il presidente di questa piccola banca mi diceva ma in realtà, dice, le operazioni baciate sono sempre state vietate. Lo straordinario è che la Banca d'Italia se ne sia sempre dimenticata. Ecco, allora la contraddizione è tra un fondo Atlante che permette, al di là delle parole del Presidente, che un proprio consiglio di amministrazione si comporti ancora come la Banca Popolare di Vicenza di Zonin, e appunto che all'interno di questa compagine ci sia anche chi invece dice no, qualsiasi operazione basata anche delle piccolissime popolari è un'operazione illegittima. Però un secondo solo, professore, per quanto riguarda il blocco del fondo di acquisto azioni proprie, Sì. è stata, diciamo, quello che ha fatto scoppiare inizialmente i dubbi su tutte queste operazioni. I clienti andavano in banca per vendere le proprie azioni, c'è stato il blocco, a quel punto lì c'è stato un fuggi-fuggi o comunque Certo. delle antenne da parte di tutti i clienti, cosa sta succedendo? E difatti È stato imposto dal governo il blocco del fondo di acquisto azioni proprie, che era tipo un borsino interno. certo. Questo ha a che fare con una di quelle 4 banche che sappiamo. Lei, professore, prima parlava del principio che è stato violato il principio di proprietà. Alcuni di noi risparmiatori hanno votato no alla trasformazione in SPA e anche non hanno aderito alla transazione. A questo punto, in virtù di questo principio, che possibilità abbiamo? Cosa possiamo fare per avere i nostri soldi? Non sono un avvocato. So che il mio parere è rilevante in questo, perché non posso fornire strumenti tecnici. Il fatto è che perché alla fine l'operazione della transazione è andata in porto? Perché guardate che i tempi di prescrizione per tutta una serie di reati sono molto corti. E quindi il rischio di rimanere con nulla in mano dopo aver speso soldi per un'azione legale ha fatto sì che appunto molti abbiano alla fine, in ritardo comunque, perché è abbastanza impressionante che fino a poche settimane fa solo il 30%, un po' meno, avesse aderito. Il che poneva alcuni interrogativi ed era, ma questi non hanno aderito e tra l'altro nemmeno si sono messi nelle mani di un avvocato. Per di più con una serie di avvoltoi sotto forma di studi legali che hanno tempestato tutti voi o la maggior parte di voi di lettere offrendo assolutamente cose improbabili come le improbabili class action che non sono praticabili in situazioni così differenziate come quelle che si prospettano, che si sono prospettate o che si sanno per ogni singolo personaggio, perché non a tutti è capitato nella stessa misura di essere truffati. Le truffe sono state le più diverse
le più articolate. E poi soprattutto non vi è la dimostrazione, la prova provata del ricatto, se non in rarissimi casi. Le offerte che sono state fatte in giro da parte appunto di questi avvoltoi travestiti da avvocati miravano semplicemente a unire truffa a truffa. E sì, di fatto è così. Ma lui non è un avvoltoio, lui è un avvocato. Sono troppo in carne per essere un Sì, avvoltoio. esatto. Potrei essere una preda. Ecco. Cosa? Cosa possiamo fare? Trovare dei bravi avvocati con cui valutare la situazione, perché probabilmente qualcosa è ancora possibile fare. A partire anche raccogliendo anche una serie di quanti hanno fatto effettivamente recesso, perché anche lì bisognerebbe sapere i numeri e conoscerli. Bisognerebbe poi, vi ricordate la famosa commissione d'inchiesta che doveva partire? Dov'è? L'abbiamo proposta noi e si è arenata nelle sabbie, nei nebbie. E allora, siccome presto o tardi a una qualche elezione si dovrà pur tornare, io comincerei a rompere le scatole a tutti i parlamentari della zona. Se ne ha visto uno, professore. Gli si rompe le scatole lo stesso. Va bene, cosa? Sono quelli che sono stati come fanno? Ma sono finanziati da banchetti, i nostri politici, diciamo la verità. Chi è che compra un'isola? Sì, calma, ma siccome il problema... Adesso guardiamo gli scenari, guardate che le prossime elezioni non saranno tanto facili per qualcuno, Quindi cominciare a rompere le scatole da questo punto di vista non sarebbe male. Oltre a studiare accuratamente con dei bravi avvocati, quelle che sono, valutando i vari profili di reato, eccetera, le azioni concrete che possono essere fatte. Probabilmente era un'operazione da cominciare a fare prima, ma è ancora possibile vedere cioè vedere il salvabile sostanzialmente. Riguardo la prescrizione, noi abbiamo firmato perché non avvenga, questa è valida per sempre oppure ha anch'essa una scadenza? Beh, su questo le posso rispondere io, signora. Noi abbiamo come coordinamento stimolato tutti i risparmiatori ad attivarsi per interrompere la prescrizione sia nei confronti della banca che nei confronti di tutti gli altri che potrebbero essere responsabili di quanto accaduto, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale. E a seconda del tipo di responsabilità c'è un differente decorso della prescrizione, decennale o quinquennale. Nell'ipotesi quindi meno positiva per noi, interrotto una volta il termine, abbiamo di fronte altri 5 anni nei quali ci possiamo attivare per tutelare i nostri diritti. Professore, io le vorrei fare un'altra domanda e le spiego anche la ragione, perché personalmente non riesco a comprendere bene quale sia il disegno che sta dietro all'operazione Atlante e alla scalata che di fatto è stata data alle nostre banche. E la domanda che le vorrei porre è la seguente. È normale che la valutazione delle azioni venga fatta successivamente alla trasformazione, quando in sede di trasformazione noi abbiamo votato sulla scorta di un bilancio ed immediatamente quel bilancio si è davvero trasformato? Quello che io fiuto è che ci sia quantomeno qualche cosa di anomalo. Secondo lei questo è già accaduto, è nella logica delle cose? Qualcosa di anomalo? Glielo dico subito cosa sia di anomalo. I famosi crediti deteriorati. Le due banche se ne sono liberate di quanto? Abbastanza. Dove sono finiti? Chi li ha comprati? Ecco,
da quello che io so, molti di questi debiti sono finiti a prezzi assolutamente irrisori presso alcune banche di fondo Atlante. Ora, è noto e stranoto che questi debiti non sono tutti davvero deteriorati, perché quando si cominciano azioni di recupero e si comincia a dire guarda che se andiamo fino in fondo ti roviniamo davvero, se tu però mi dai, che so, il 40%, il 30%, chiudiamo tutto, e io magari ho comprato quel debito incagliato al 5%, significa che qualcuno ha derubato ulteriormente la banca di qualcosa, perché quei debiti deteriorati spesso non sono mai stati affrontati, e si potrebbe sapere anche il perché, come recupero dalle banche stesse. Sul discorso dell'operazione Atlante, Atlante a un certo momento dice guardate, se voi non aderite finisce che salta tutto e le banche falliscono. Credete davvero che le banche che hanno messo i soldi in fondo Atlante fossero disposte a perdere tutto? Assolutamente no. Appunto, e quello è un altro ricatto, è stato un altro ricatto. Scusate, in questo momento la Popolare di Vicenza sta facendo una cartolarizzazione di circa 11.000 posizioni. La società di cartolarizzazione che sta acquistando dalla Popolare di Vicenza è la società Ambra, costituita, se non sbaglio, o il 29 dicembre 2016 o il 6 gennaio 2017, perché ci sono le due società, una Ambra per Vicenza e la Flaminia per Popolare di Montebelluna, che sono state costituite ad hoc. Ad una mia domanda, in una riunione che abbiamo fatto col signor Lanza a Loria poco tempo fa, avevo fatto riferimento a queste due società. Lui ha negato che la società Flaminia sia stata costituita per ponderare i crediti deteriorati di Veneto Banca. Io sono andato lì con l'atto costitutivo della società Flaminia e Lanza intendeva negare ancora. E io glielo ho fatto vedere, guardi, che c'è scritto qui che la società Flaminia è stata costituita ad hoc per ponderare i crediti deteriorati di Veneto Banca. Non solo, la società Flaminia acquista i crediti deteriorati di Veneto Banca e dopo sembra li venda a altre società di cui si stanno perdendo le tracce, che sembra abbiano la sede legale nella zona del Lussemburgo, chissà come mai. Popolare Vicenza in questo momento sta lavorando alla cartolarizzazione di 11.000 pratiche della Popolare Vicenza, 11.000 pratiche. I crediti deteriorati alla società Ambra. Fatto è che Può pensare che importo gigantesco è questo. Il prezzo di vendita si aggira dal 18 al 22% del loro valore reale. Il loro valore reale detratti gli accantonamenti è di circa 5 miliardi e questo mi è stato confermato per Veneto Banca dal dottor Lanza. sì, ma difatti l'operazione sporca riguarda questi crediti deteriorati, nel senso che qualcuno ha deciso che insomma, i soldi messi dalle varie banche in fondo Atlante dovranno pure essere recuperati in qualche modo, diciamolo brutalmente. È una brutta pagina della finanza italiana questa, e della banca italiana. E lo paghiamo noi. È una torta grandissima da dividersi, perché se io compro al 18% e dopo riesco a recuperare, come è stato fatto per il Banco di Napoli, più del 90% ed eravamo nella zona di Napoli, dalla società SGA, pensiamo che magari i tempi sono cambiati. Sì, non si arriva, ma dico, basta arrivare al 40%, ha fatto un guadagno lo stesso tremendo. Sicuramente per quanto riguarda sia Veneto Banca che Popolare Vicenza, il 40% verrà raggiunto in tempi anche brevi, perché sono
abbiamo trovato queste magnerie, nessuno interviene, politiche, istituzioni, magistrati, al di là del rischio, sia poi che vendano questa cosa, e vengo a dirle, cioè quando c'è una dimensione personale del risparmio dove metto i soldi, io devo essere egoista, devo pensare a come ridurre al massimo il rischio dei miei investimenti, il che non significa che qualcosa possa andare anche qui, ma noi non possiamo avere una dimensione che pensiamo che i miei qui vanno a finire lì e quindi sono contento perché la vedo, perché non è così che funziona il sistema economico e il sistema finanziario. Va bene? Questa è una prima cosa. Allora, la prima questione è: c'è una dimensione locale personale e una dimensione locale? Io vi dico, io personalmente terrei distinte le due questioni. La questione locale si occuperanno taluni, adesso vediamo quali. Quindi quale relazione c'è tra la dimensione locale del risparmio e il sostegno delle imprese? Perché è evidente che le imprese locali hanno bisogno del sostegno, è evidente, ma la domanda è: ma siamo così sicuri che devo darcelo io questo sostegno? Cioè siamo così sicuri che non ci sia un processo di concentrazione o quello che chiamava Roverato? Siamo sicuri che non ci sia una forma di correlazione, lui la chiamava in un altro modo, autoreferenzialità, che insomma mi mette non certo al riparo da questa forma di travaso e di connivenza che c'è tra l'investitore e il debitore, per cui alla fine io sto nel mezzo col cerino, magari se avessi distribuito, forse il che non significa che devo distribuire tutto. Per cui il primo messaggio è questo. Il primo messaggio è: non facciamoci imbonire da questa cosa che so Veneto, metto i schei in Veneto e il Veneto mi salva. Sì, guardi, vabbè, faremo il referendum, faremo tutto quello, però voglio dire, va bene, il 20, il 10, il 15, il 25, ok? No, però ognuno poi è libero di fare quello. Qualcuno cioè, vabbè, ma signora, va bene, interagiamo un po', insomma, così non ci addormentiamo, ha ragione. Ok, quindi voglio dire, quando faccio delle scelte di risparmio, di allocazione del risparmio, cerchiamo di usare meccanismi molto semplici che sono che nessun pasto è gratis, per cui alto rischio, alto rendimento. Non c'è. Diranno, adesso lo so la risposta, la cosa sarà, il megadito che c'era senza rischio, per cui rendeva anche poco, per cui gabbato 2 volte. Cioè c'era alto rischio e mi hanno dato poco. Almeno mi avessero dato tanto ad alto rischio, invece mi hanno gabbato 2 volte. Mi hanno detto che non c'era rischio, mi hanno dato poco ed è andata a finire malissimo. Lo so, ma questi sono gli incerti della vita, insomma, dopo accadono. Allora, sì, ha ragione, questo è vero. Però non si riesce. Allora, qual è il dato che invece riusciamo ad avere? E vi richiamo solo 2 valori, tanto per farvi capire. Cioè, guardate il risparmio finanziario nel Veneto, se voi osservate, la sommatoria è 107.000, okay, depositi che vanno a finire in banca, conti correnti, depositi pronti contro termine, e titoli sono altri 71.000. Uno dice, guarda, i veneti mettono 170 miliardi dentro, in larghissima misura, in realtà dentro lì ci sono anche altre obbligazioni, ma che vedete che sono poche, o altri titoli di Stato, togliete un po', insomma. 150 miliardi vanno a finire dentro le banche, nelle forme, diciamo, meno rischiose, depositi, pronti contro termine, obbligazioni, insomma, tutta roba che dovrebbe tornare a casa, no? Cioè, speriamo che torni a casa almeno. Vi dicevo, ma che relazione c'è tra 170 e 400? Vi ricordate? Vi ho detto 10% dei 4.000 miliardi sono il risparmio dei veneti, che sono nella stessa percentuale del PIL. Allora vuol dire che più della metà sta da altre parti, ok? Più della metà è andata in qualche altra forma, in qualche altro territorio, non sta dentro le banche, sta sotto forma di altri, diciamo, forme di risparmio.
E questo è già molto importante, capite? Perché vuol dire che su 400 miliardi di risparmio, intorno ai 150 noi li abbiamo messi nelle banche, nelle forme anzi meno rischiose possibili, naturalmente, ma altri 250 sono da un'altra parte. Allora, voi capite che questa dimensione locale del risparmio, in realtà è una dimensione che già comincia a contenersi rispetto a quella che potrebbe essere. E poi un'altra cosa, e vado poi verso la conclusione, ma questi soldi che sono nelle banche, questi 150 miliardi, sono sufficienti a finanziare le imprese? Allora guardiamo cosa ci dicono le statistiche della Banca d'Italia dell'ultimo bollettino sul Veneto per quanto riguarda il finanziamento delle imprese con sede in Veneto. Ci dicono che le imprese hanno bisogno di 155 miliardi di finanziamenti. Il che torna ancora, capite? Perché? Perché se io guardo, diciamo, i finanziamenti che sono dati dal sistema finanziario complessivo italiano bancario, va bene, a tutto il sistema, 155 è meno del 10%, il che vuol dire nella sostanza che noi riusciamo anche in qualche modo a indebitarci meno. La domanda allora è, ma c'è una relazione tra quanti soldi noi mettiamo in banca? Avete visto prima erano 170, ne togliamo un po', ok? E la dimensione delle nostre imprese in termini finanziari. E vediamo che le due cose, cioè in parte si sovrappongono. Ok, questo che cosa vuol dire nella sostanza? Che noi abbiamo molto di più, che molto l'abbiamo fuori, che riusciamo anche a finanziare le nostre imprese, perché più o meno 170, 155 i conti tornano, però non dobbiamo cadere in questa trappola, cioè noi non dobbiamo cadere nella autoreferenzialità, noi non dobbiamo cadere nel meccanismo per cui pensiamo di dover necessariamente diventare autosufficienti, che in realtà lo siamo, capite? Però dobbiamo avere sempre questo chilometro a 20 km o in America, a me interessa che abbiano un rischio contenuto e un rendimento sufficiente a quel rischio, punto. L'altra cosa che io devo chiedere è, ma per diventare tutti più ricchi, che cos'è che dobbiamo fare? In parte dobbiamo risparmiare perché questo ci dà sicurezza, ma per diventare tutti più ricchi dobbiamo chiedere che il nostro territorio sia un territorio di produzione, di lavoro, di impresa. Questo dobbiamo chiedere, perché tutto il resto, cioè tutta la dimensione finanziaria, deve tornare ad essere il seguito di tutto questo. Non può capovolgersi la questione, perché sennò entriamo in quel processo di finanziarizzazione dell'economia e noi stessi entriamo in quel processo di speriamo con la finanza di fare i soldi o comunque di, capite? Ma questo è un processo miope che in taluni casi porta a qualche risultato, però nella stragrande maggioranza delle volte in realtà porta a disastri enormi. Ecco, le banche popolari sono un disastro anche da questo punto di vista. Ho terminato. Grazie professore. Lei ci ha aperto gli occhi su tanti aspetti che noi non avevamo preso in considerazione, proprio perché troppo spesso, come abbiamo avuto occasione di dire anche nel corso dei nostri incontri, taluni strumentalizzano l'amor patrio veneto con finalità non proprio trasparenti. E quindi le sue parole sono davvero una luce per cercare di comprendere quali disegni ci siano sotto determinate proposte che ci vengono fatte. Con questo mi riferisco al concetto delle banche del territorio. Ma su questa domanda, su questo punto io le vorrei porre una domanda. Lei ritiene che in questo momento vi sia necessità di avere ancora le cosiddette banche del territorio e se quelle che oggi ci vengono proposte come tali e che erano un tempo lo possano diventare, oppure i meccanismi ci conducano verso dinamiche differenti? No, io credo che il concetto di banca, adesso non vorrei che fosse contrastante con quello che dicevo, però il concetto di banca del territorio per un imprenditore è una cosa importante.
è una cosa importante che naturalmente non può andare a detrimento del risparmiatore, perché si crea connivenza tra l'intermediario, perché poi noi dimentichiamo, scusate, faccio un piccolo inciso, noi dimentichiamo sempre una cosa fondamentale, che fare il banchiere è il mestiere più bello del mondo. Cioè giocare con i soldi degli altri, sempre, costantemente, senza mai mettercene dei propri. Guardate che è una roba che non ha eguali. Cioè nessuno di noi purtroppo si trova in questa condizione. Per cui capire la logica sottostante che sta nella responsabilità di ciascuno di noi quando usa il proprio denaro, quando usa la propria fatica, quando usa la propria impresa, e comprendere invece che ci sono delle situazioni nelle quali questa cosa viene molto, come potrebbe dire, affievolita, fa capire molte delle decisioni, capite? Perché buoni tutti a dire, ragazzi, noi non abbiamo opere d'arte, però sarebbe opportuno che questa banca si dotasse di un bel museo. Sì, ho capito, un bel museo, ma al di là che questa è un'inezia, capite? Cioè bisogna pensare. Allora, per un imprenditore, per una impresa piccola, di media grandezza, non è pensabile che la banca non sia una banca che gli è territorialmente vicina, perché sta nella logica delle cose, perché si parla la stessa lingua, lo stesso dialetto, perché si ha la conoscenza, perché questo è il mondo della banca. Noi non possiamo pensare che non ci sia un meccanismo relazionale, perché è così è in tutto il mondo, capite? Perché noi siamo così sciocchi, purtroppo, come italiani, che noi buttiamo via delle cose pensando che il meccanismo della banca, della relazione, della banca vicina, sia una roba che a un certo punto no, hanno ragione gli inglesi, ma no, non funziona mica così. Non è che tutti gli inglesi vanno tutti in borsa a quotarsi, Cioè esistono le grandi aziende che fanno scelte finanziarie di un certo tipo e le piccole e medie aziende che fanno scelte finanziarie di altro tipo. Quindi, alla domanda numero 1, se le banche del territorio servono, la risposta è sì, le banche del territorio servono. Che cos'è che dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti a questo processo di osmosi tra territorio e finanza, tra imprenditoria e sistema bancario, perché non c'è niente di peggio degli imprenditori dentro alle banche, perché naturalmente l'imprenditore fa l'imprenditore e quindi la prima roba che cerca è salvare la sua azienda. Cioè questo è normale, capite? Che poi questa sia una giustificazione, qualcuno potrà dire, però è normale che sia così, ok? Se poi uno mi chiede, abbiamo bisogno di una nuova banca del territorio che nasca dalle ceneri, perché forse intendeva questo, di queste due banche, la risposta è forse sì, forse no. Non è così necessario essere così pervicacemente, come potremmo dire, ostinati nel tempo. Io adesso capisco che il processo è andato, che c'è un problema di difesa, insomma, ci sono tante altre questioni, ok? Però che non esistano dei punti di riferimento sul territorio dal punto di vista finanziario, non è vero, insomma. Che ci sia necessità di questa nuova, forse anche no, ok? Che insomma ci sono sì delle buone opportunità, quindi non vedo, cioè se qualcuno dice c'è una necessità assoluta, no, c'è necessità di tante cose, di difendere i lavoratori, cioè, ci sono tante cose che dobbiamo anche considerare, per cui non è così semplice liquidare due realtà, mandare a casa 10.000 persone e dire vabbè, ok, finita qui, adesso passiamo, cioè ci sono, insomma, dobbiamo valutare che ci sia una necessità proprio del sistema. Io dico piuttosto una cosa, noi se vogliamo le banche del territorio, se vogliamo attenzione finanziaria sul territorio, dobbiamo cioè richiedere investimenti sul territorio, perché gli investimenti sul territorio chiamano la finanza, vengono qui, sono loro che cercano noi, non siamo noi che dobbiamo andare in cerca di loro, ok? E vengono qui quando c'è da guadagnare, e c'è da guadagnare quando ci sono le aziende, quando c'è un sistema economico che funziona, ok? Allora, anche qui bisogna trovare un processo di mediazione. Io non sono così convinto che uno, se va in banca e parla in dialetto, allora lo ascoltano, se invece va in una banca e parla in italiano, no, non funziona più tanto bene. No, non credo che questa sia la questione. Io credo piuttosto che ci sia la necessità
di banche del territorio o di banche che quantomeno percepiscono che questo territorio è un territorio che crea ricchezza. E siccome le banche cercano la ricchezza, cercano il risparmio, cercano le aziende, evidentemente dobbiamo essere noi propositivi o quantomeno aiutare questo processo e non pensare invece a, insomma, processi di autarchia, di chiusura, di come se noi dovessimo in qualche modo difenderci da chissà chi. Poi è chiaro che se noi fossimo la Germania avremmo anche la capacità di sostenere, di salvare, di fare altre operazioni. Purtroppo noi dobbiamo essere più virtuosi, dobbiamo essere più capaci, dobbiamo essere più imprenditori ancora, perché purtroppo a noi certe risorse mancano. E io difatti ho detto, signora, il problema è la commistione, perché è evidente che... Certo. Ha ragione, non c'è dubbio. Però, certo, però dobbiamo un po' distinguere tra alcune cose patologiche che sono, come potremmo dire, inescusabili, quelle che lei sta citando, e quello che noi dovremmo augurarci possa accadere. Allora distinguiamo, ok? Allora, se lei dice è stata fatta una discriminazione, possiamo 100%, sì. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Però, certo, ma sì, voglio dire, lei ha ragione, è inutile che... Cioè, lei ha ragione, cioè è evidente che sotto la forma di 2000 di operai, ne ho 500, sono amico... Cioè, dobbiamo uscire da queste logiche. Le posso però anche dire che sono logiche frequentemente ricorrenti in molti sistemi bancari, non è così semplice. Poi qui evidentemente abbiamo raggiunto veramente l'apice del modo peggiore di fare banca. Su questo non ci piove. Che dobbiamo in qualche modo essere consapevoli che insomma, non c'è sempre un modo virtuosissimo di fare banca, e vabbè, questo fa parte del mondo, cioè lei capisce che qualcuno è più fortunato e qualcuno meno. Qui evidentemente ci troviamo in una situazione che è, voglio dire, inescusabile, diciamo una parola mi pare molto edulcorata, direi che è una roba che non si è mai vista, insomma, ecco questo, ma d'altra parte il risultato si vede, non si è mai visto, cioè, mi pare evidente. Certo. Ma vede, se nel 2010 si avesse avuto il coraggio di dire, guardate, c'è stata, non può più valere questa cifra qui, deve valere. Secondo lei quale sarebbe stata la conseguenza immediata di questa dichiarazione? Che qualcuno sarebbe andato a casa subito. Cioè, chiunque si fosse presentato in assemblea avrebbe detto, beh, insomma, mi pare che è il minimo. E quindi è evidente che qui si è tenuto in piedi un castello che era non solo di carta, ma era totalmente, diciamo, campato in aria. Allora, io dico, forse gli aumenti di capitale del 2013-2014 sarebbero stati eventualmente fatti, ma ad esempio sarebbero stati fatti a prezzi straordinariamente diversi, sarebbero stati fatti a condizioni, con sindacati di collocamento, con altre forme che non avrebbero... Perché guarda, io adesso non voglio dire cioè mi dispiace, spero che nessuno ci senta, insomma. Cioè qui qualcuno ha detto in maniera proprio, e credo sia Viola, ha detto qui non si tratta solo di un problema di risparmio, qui sono state messe le mani dentro le tasche, che è cosa diversa da far perdere in borsa, da fare gli aumenti di capitale e consentire a qualcuno di non sottoscriverli perché dice vabbè io ho perso X, cioè qui siamo in una roba, scusate il concetto di roba, cioè che è straordinariamente diversa, capisce? Per cui mi trovo anche in difficoltà a ragionarci sopra, perché non è che si possono trattare queste cose con elementi economici, con concetti qui non siamo in niente di tutto questo, capisce? Per cui io
penso di insomma, di averla già avuto occasione di vederla in un'altra. Cioè, io capisco quale sia la discrasia che esiste tra dei ragionamenti normali che ci sentiamo di fare e questa roba qua. Questa roba qua è una roba che non ha uguali, capite? E credo che la dichiarazione di Viola sia... Lui dice, ma manco all'MPS gli abbiamo portato via tutta sta roba, capite? Manco all'MPS gli abbiamo messo le mani in tasca dentro alla gente. In realtà il titolo è crollato, ma insomma... Cioè, ok. Allora, lei capisce che ci troviamo insomma, in una condizione in cui l'amministratore delegato o chi per esso sostanzialmente dice, qui ci troviamo di fronte a un furto. Cioè, che relazione c'è tra una banca e un furto? No? Cioè, mi faccia che lei dice nessuna, perché tanto... Sì, è vero, può essere, però non è così, non dovrebbe essere così, capisce? Allora io dico, purtroppo, questi incontri a un certo punto ci lasciano l'amaro in bocca, perché purtroppo le cose sono talmente che vanno in due direzioni, che non si incrociano neanche, non si riesce a parlarsi. Allora io non riesco a parlare molte volte con alcuni di voi, perché l'incazzatura, scusate l'espressione, è talmente alta che terreno d'incontro possiamo trovare, capisce? Perché non c'è terreno d'incontro quando uno ti ha portato via i soldi. Non c'è terreno d'incontro, purtroppo, non c'è ragionamento economico sottostante. Cosa? Non può. No, nel senso, lei deve credere che esistono delle situazioni che comunque con un po' di rischio sono però, e uso la parola di prima, straordinariamente diverse da quelle che lei ha vissuto in questa occasione. Cioè, quello che mi sentirei di dire è questo: tutto il mondo non è così. Può darsi che qualcosa ancora. Allora uno dice, se avessi messo il 5% e non l'85%, avrei perso il 5%. Vabbè, insomma, l'avrei trangugiata con meno rabbia. Siamo sicuri che neanche quel 5 lo perderemo mai? La risposta è no, fa parte del mondo, fa parte del rischio, fa parte della finanza. Ok? Allora, però mi sento di dire che non possiamo dire che adesso tutto il mondo, tutti i gatti sono neri. Cioè, dobbiamo, insomma, dobbiamo in qualche modo recuperare la nostra razionalità, che capisco essere in maniera devastante essere stata minata, questo lo capisco. Però non ho altre parole, cosa volete che vi dica? Cioè, lei deve credere che c'è un altro mondo possibile, rischioso comunque, ma che non è così come questo, perché questo davvero è un'altra cosa. Ecco, questa è l'unica cosa che mi viene da dirvi. Mi dica. No, c'è il signore lì dopo lei. Lei si è fatto un ragionamento, qualcosa, come mai che è successo sotto Boccone quando è passato sotto il controllo della BCE? Perché prima non si sapeva niente. Guarda, un po' l'avevo detto all'inizio. Il nostro sistema, salvo alcune occasioni proprio eclatanti, ha sempre funzionato attraverso questo meccanismo di fusioni interne, di sistemazione interna e via dicendo. Il che naturalmente regge con dimensioni contenute, regge se fatto in situazioni, chiamiamole, e soprattutto con tempi che risultino essere consoni a queste modalità di gestione. Possiamo dire che queste modalità di gestione siano accettabili? Io dico di sì, nel senso che gestire il sistema in questo modo qui, purché i risparmiatori non perdano i soldi, ci sta, ok? Hanno effetti sul sistema, sul prezzo di eventualmente delle azioni di alcune banche costrette a fare questo, sì. Fa un po' schifo sto modo, sì, però insomma non possiamo pensare al mondo ideale, no? Dobbiamo fare. Qua purtroppo quello che accade, ripeto, è che sembra questa cosa come se gli sia esplosa nelle mani senza aver avuto il benché minimo, potremmo dire così, considerazione che poteva essere così grossa al punto, oppure di non capire davvero dove si stava andando. Cioè che questo passaggio tra l'uno e l'altro avrebbe determinato un cambiamento, no, per dire epocale, di paradigma
completamente, che evidentemente questi non hanno avuto nemmeno la, tra virgolette, direi decenza o la intelligenza di comprendere. E allora se avessero pensato nel 2003, perché capisce, bisogna anche un po' avere, nel 2013 escono 2 direttive, che non è che è lo Stato italiano che dice che il fondo non si può, bisogna bloccare il fondo. No, è una direttiva comunitaria che dice che per acquistare azioni proprie ci vuole l'autorizzazione della banca centrale, mentre prima il fondo funzionava con il 5% del patrimonio della banca e la Popolare di Vicenza, Veneto Banca non lo so, aveva fissato fino a 240 milioni l'acquisto di azioni da terzi. Poi lo scaricava, lo ricaricava e via dicendo. Okay? Per cui non è che si è alzato un Pinco Palla qualunque e ha detto beh adesso gli diamo la botta sti qui così la smetto. No, è scritto in un articolo di una cosa che si chiama Capital Directive 4, ok? 2013. Ora lei mi insegna che le direttive non vengono scritte da un giorno per l'altro, non è che vengono scritte di notte e poi il giorno dopo si pubblicano, cioè sono un processo di negoziazione, anche perché naturalmente il più debole dice caspita, appena questa entra in vigore il primo gennaio del 2014 qua la festa è finita, no? Appena mi arriva la BCE e mi tolgono 13 banche che rappresentano l'80% del mio sistema bancario, io non ho più possibilità di controllarle a quel punto e quindi tutto passa in mano a chi? A tedeschi, olandesi, capite? Cioè ad altra gente che di noi proprio non gliene frega assolutamente nulla. Okay? Allora la domanda è, ma nel 2012-11, quando si discutevano queste cose, voi dove eravate? Perché non è che le va a discutere il ministro, capisce? Perché il ministro è quello che passa, sta 3 mesi, dopo va a casa. Qui sono i tecnici, solo, perché non può esserci una regola bancaria che non sia stata negoziata, discussa e voluta dall'organismo di vigilanza. Allora la domanda è, ma tu nel 2011-2012 dove eri? Tu non ti rendevi conto, in fin dei conti poi dovevi controllare le prime 15, non è che dovessi controllarne 750, ok? Perché può crollare una BCC, può crollare una popolare piccola, ma tu fai crollare la 10ª e la 13ª banca nazionale. Cioè, capite? Allora uno avrebbe dovuto fare delle proiezioni, avrebbe dovuto chiedersi, in realtà questi ti fanno fare 2 aumenti di capitale, uno dietro l'altro, in 2 anni, 13 e 14. Allora, delle due l'una, o non avevano nemmeno la contezza di quello che c'è, di quello che c'era, per cui pensavano di metterle a posto in questo modo qui, va bene? Oppure sinceramente non sono in grado di darle nessuna risposta. E lì la BCE era già passata perché la vigilanza della Banca Centrale Europea inizia il 1° novembre del 2014 e prima del 1° novembre del 2014 c'è quella cosa che si chiama valutazione comprensiva, cioè una valutazione fatta dalla BCE su tutti quegli istituti che entreranno sotto la sua vigilanza dal 1° novembre del 2014 e lì viene fuori la questione. Ha ragione. Ed effettivamente sti 8 miliardi che loro erano grandi, si dovevano trasformare, era tutto fumo. In realtà con tutte queste ruberie non avevano questo capitale di Certo, però non può crollare tutto. Cioè, certo, però io voglio, allora non so se lei ricorda le prime cose che ho detto, cioè noi non possiamo pensare che queste banche però siano crollate nel 2015. Queste banche sono crollate prima. però il decreto me l'hanno fatto. Sì, ma allora la domanda è, il decreto è perché qualcuno voleva fare il fenomeno?
È perché qualcuno te l'ha imposto? Perché questa roba nasce nel 2011-12, nasce tra le altre cose, c'è uno studio del Fondo Monetario Internazionale che dice, e poi qui si tratta di capire anche se quello studio è stato costruito appositamente, perché guardi, oramai qui bisogna proprio, dice, il modello della banca cooperativa è un modello che è incompatibile con determinate dimensioni, è incompatibile con la capitalizzazione delle imprese, perché nessuna banca cooperativa potrà andare sul mercato, per mercato intende il mercato di borsa, a chiedere del denaro, perché nessuno metterà soldi propri laddove ci sia una testa a un voto. Chiaro? Allora dice, se tu vuoi andare sul mercato a capitalizzarti, devi dare a chi mette 10, 10. Non puoi pensare che questo qui diventa 10 e poi dice io conto un voto in assemblea, perché non viene nessuno. Allora la domanda è, l'ha voluto il governo per fare il fenomeno, l'ha voluta la BCE perché voleva farcela pagare, l'ha voluta qualcun altro perché era giunto il momento di farla. La Banca d'Italia non è, perché vedete, io ho questa impressione, la Banca d'Italia questa cosa gli è scoppiata nelle mani, scoppiata. E la domanda è, gli è scoppiata perché non se n'era accorta? Perché nessuno si dà, uso la parola di prima, una tramvata sulla testa. E qui la tramvata più grossa, oltre a chi ha perso i soldi, l'ha persa naturalmente in termini reputazionali la Banca Centrale. C'è poco da fare, capite? Perché al di là di quello che loro giustificano, spiegano, cioè, ma tutte le persone, anche il più umile, che mediamente è anche il più intelligente, capisce, caspita, che il vigilatore non esce bene da sta roba. Allora la domanda è, ma possiamo pensare che il vigilatore fosse così allocco da dire ma sì, facciamo una bella riforma delle banche popolari e così viene fuori davvero il prezzo dell'azione? Oramai il bubbone era scoppiato e loro, a mio parere, per quello che ne so e per quello che sono, insomma, 25 anni che mi occupo di queste cose, cioè io credo che non abbiano potuto opporsi di fronte a chi? Alla politica, di fronte alle pressioni della BCE, di fronte alle pressioni della Commissione europea, di fronte a... Però io dico, una banca non fallisce se cambia il suo sistema gestionale. Una banca fallisce perché ha i conti che sono un disastro. E i conti sono un disastro non per colpa della legge del 2015, i conti sono un disastro per tutto quello che è accaduto prima. Allora non era una banca da 8 miliardi, perché se c'era... No, allora 8 miliardi, signora, 8 miliardi non è il patrimonio, è il totale attivo. Lei considera che la Popolare di Vicenza e Veneto Banca facevano 30 miliardi a testa. Non è il capitale 8 miliardi, è il totale attivo 8 miliardi. Okay? Quindi la Banca di Vicenza era 4 volte il minimo stabilito da... Io ho l'impressione che questa cosa, come accade oramai da alcuni lustri, sia sempre decisa da fuori. Cioè noi, talvolta opportunamente, perché cioè io sono molto preoccupato dalle scelte solo noi, bravi noi, viva noi, perché poi si vede, no, che questa cosa venga da fuori con pressioni forti e che ti dicono, beh, sono affari tuoi se poi tu non hai fatto i compiti a casa per bene negli anni precedenti, che invece noi siamo così scemi da avercela data. Io posso pensare che solo uno scemo poteva esserci in Italia, qualcuno che pensava che non sarebbe accaduto niente e che forse era bello fare una bella legge così per dire abbiamo messo a posto pure questo pezzo del sistema. In realtà tu, non sapendo che il sistema era marcio per certi versi, hai semplicemente posto le fondamenta, la situazione di farlo esplodere. Okay? Ma solo uno penso possa essere stato genio. Non credo che quegli altri, ripeto, abbiano accettato di buon grado questa roba qua. Però questa è una mia impressione. Ma non vorrei monopolizzare... No, ci mancherebbe, professore. Poi trasformato in legge 33 del 2015, ci sono stati 163 economisti di più illustri tra gli italiani che hanno sconsigliato Renzi e il suo governo di fare questa legge, prevedendo quello che sarebbe
indicato esattamente quello che avevano previsto questi 163 economisti. Questo voglio dire. Il governo è andato avanti a testa bassa, addirittura c'è stata nota in Parlamento per ridurre l'attivo da 30 miliardi a 8 miliardi. Si sono dissociate diverse parti del Parlamento, però alla fine ha prevalso il discorso di mettere come minimo relativo 8 miliardi. Per cui il governo non ha ascoltato 163 economisti e poi, capendo che c'era la possibilità che le banche popolari spezzettassero i loro asset e quindi se avevano un attivo vicino ai 30 miliardi, spezzettandoli avrebbero ridotto i loro asset sotto i 30 miliardi e quindi non sarebbe più potuto cioè avere seguito il decreto poi trasformato in legge, hanno pensato bene di abbassare da 30 miliardi a 8 miliardi d'attivo. Questo c'è negli atti, io ho... No, ma io sono, cioè, voglio dire, conosco un po' la vicenda, però qualcuno anche dovrebbe spiegarmi come mai Sondrio, il Valtellinese, la Beper, l'Ubi, la Popolare di Milano, il Banco Popolare... lo so, ho capito, appunto, lo so. Ma lo so. Ma guardi, ma lei basta che prenda il prezzo della Popolare della Valsabina e messo a 23 euro e quotato a 5 e lei ha fatto due conti, perché la Popolare di Bari diciamo che tergiversa o comunque spinge, fa lobby perché questa cosa, per riuscire a scavallarla, perché nel giorno in cui andrà a quotazione, ma scusi, ma le sembra un paese normale in cui uno fa un aumento di capitale a 20 e il prezzo di recesso 6 mesi dopo sta a 13 e non sta alla, diciamo, come si dice, alla latitudine di Bari, ma sta, ok, nel Sudtirolo. Allora tutto il mondo è paese qua, capisce? Purtroppo il paese siamo solo noi, ma voglio dire, insomma, ci sono tante vicende. Allora io capisco, meno di niente, ma non valeva neanche 0,1, cioè ci troviamo di fronte. Allora non valeva 0,1 in una condizione di mercato, capisce? Perché un bene che non ha un acquirente non ha un prezzo. Allora se un bene che non ha un acquirente non ha un prezzo, non va trattato come bene sul mercato. Andava trattato in maniera diversa, cioè andava tolto dal mercato e gestito, ripeto, non so quale sarebbe stata poi la fine di questa storia, però non andava trattato in questo modo qui, secondo me. E quindi purtroppo è così. Cioè, la gente purtroppo toglie risparmio, c'è poco ma anche per il solo fastidio di entrare in banca, cioè, non è solo un problema di sicurezza, è proprio brava signora, è un'avversione ma non stanno facendo cioè non sono loro che oramai cerchiamo di capire. Queste banche nostre in generale non sono più gestite dagli amministratori in larga misura. C'è una cosa che si chiama Joint Supervisory Team, il JST, Joint Supervisory Team, sono una decina di persone provenienti dai più disparati posti dell'Unione Europea che stanno in banca tutti i giorni e che chiedono costantemente, regolarmente, con una frequenza, ripeto, giornaliera, report su quello che sta accadendo in banca. Per cui lei capisce che i gradi di autonomia decisionale delle banche in questo momento, delle nostre banche, sono bassissime, perché non succede nulla che non sia sottoposto a controllo e che non sia sottoposto a controllo della BCE. Per cui è difficile andare in banca anche a far fidi, a chiedere, capisce? Perché? Perché di fatto siamo stati esautorati ma non queste qui hanno il Joint Supervisory Team, tutte hanno il Joint Supervisory Team. Cioè mi dicono che hanno una produzione
di carta, di report, di informazioni, che è una cosa che praticamente hanno smesso di fare banca, salvo naturalmente quelle più sane che insomma, cioè riescono, però lei capisce che cioè, è cambiato il mondo. Dal 2015 è cambiato il mondo, purtroppo o per fortuna. Mi scusi? Tre, diciamo che 3 inizia nel 2013 con la CRD e la CRR. Sì, perché un conto sono, sì, certo, qui bisogna, lei è un tecnico e quindi però non vorrei annoiare, cioè qui si entra nella differenza che c'è tra un controllo cartolare, cioè io mando via delle informazioni e qualcuno che viene lì e che guarda, ok? Allora gli stress test, il comprehensive assessment, l'asset quality review, tutta quella roba là è tutta roba che parte dal sistema informativo della banca e viene sparato all'EBA piuttosto che alla BCE e loro poi diciamo, allora lei capisce che un prestito di 1 milione fatto per comprare delle azioni, che in realtà ha una forma tecnica del tipo, perché adesso non vorrei annoiare, però apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa, parte dalla banca di Montebelluna e viene sparato alla BCE come apertura di credito in conto corrente per cassa. Com'è che ci si accorge che qualcuno ha comprato le azioni? Perché bisogna venire lì e incrociare il nome di quello lì che ha avuto il prestito con il fatto che lui 3 giorni dopo, 3 ore dopo, abbia fatto richiesta di acquistare le azioni. Allora, un conto sono i controlli a distanza, questa roba che si chiama controllo cartolare. Un conto è che loro vengano, difatti loro sono venuti a febbraio 2015 e si sono accorti che c'erano in Vicenza 500 milioni di prestiti di finanziamenti baciati. Poi è chiaro che hanno cominciato. Qual è il grande nostro problema? Sono le garanzie. Le nostre garanzie purtroppo sono scritte sulla sabbia, molte. È scritto che una roba vale 100, in realtà vale 40. Insomma, noi sulle garanzie ci abbiamo marciato sopra alla grandissima, ok? In realtà ci sono anche cose buone, che magari sono quelle che vengono vendute nelle cartolarizzazioni dopo, perché non è che quelli che fanno le cartolarizzazioni sono scemi, quelli si prendono gli appartamenti buoni, i negozi buoni, cioè si prendono le cose buone e le altre cose, però adesso non vorrei entrare, cioè, capisce? Allora, quando sono venuti e hanno cominciato a incrociare i database tra azionista e finanziamenti, si sono accorti che qualcosa non tornava. E quel controllo ha un nome, si chiama controllo sul rischio di mercato, azioni, i fondi, quella roba lì, Atena, Optimum, tutta quella roba lì, ok? La verifica sui prestiti è stata fatta nel 2016, cioè il credit risk, ok? Cioè loro propongono 34 milioni di multa alla Popolare di Vicenza solo e semplicemente perché non segnala 500 milioni di prestiti finanziati al 31/12/2014. Però io le dico, e lei lo saprà, che quella banca non ha 500 milioni di prestiti finanziati, ma ne ha 1 miliardo. E uno dice, ma scusa, gli altri 500 quando li hai fatti? E la risposta è prima del 31/12/12. No, il Puma 2 è roba vecchia.
Sì, la procedura unificata della matrice aziendale. dà la possibilità di controllare tutti i movimenti. Certo, però il Puma 2, se tu non gli chiedi, incrocia credito con acquisto azioni, lui non lo fa, perché le azioni non vengono messe a garanzia dei crediti. Grazie. Ma guardi, vabbè, adesso io non voglio sparare sull'ambulanza perché poi mi tornano tutte dietro, però quando uno dice, sapete, noi non ce ne siamo, sapete perché non ci siamo accorti dei finanziamenti, quelli baciati, quando siamo venuti, e non le dico, perché erano fatti a persone solvibili. Uno dice, scusa Coco, fammi capire. Se qualcuno al bilancio del 31/12 ha messo il totale dei finanziamenti fatti in rettifica rischio credito per la metà, vuol dire che non erano proprio sani questi qui. E io le posso assicurare di una cosa, qualunque testa di legno passava per la strada, no, e diceva sì, prendeva il finanziamento e comprava le azioni. Se uno non sa leggere i dati, professore, se uno non sa leggere i dati che gli vengono forniti, non deve fare quel mestiere. No, sì, ho capito, però ha capito cosa volevo. Cioè, loro si sono accorti quando sono venuti e hanno incrociato. Lei potrà dirmi, qualcuno è venuto e non ha incrociato. Questo è possibile, è evidente che non l'hanno fatto. Beh, certo. È evidente. E la colpa quindi è determinata. No, io non so di chi sia la colpa, non so niente. Io non so niente. Prego la domanda. Scusate. No, professore. Noi continuiamo a ringraziarla. Prego. Volevo fare un'osservazione, professore. Poi c'è la signora, dopo. Sì, ma una risposta la merita. Signora, credo che la risposta possa darsela da sola. In chi? No, mi dica in chi? Ah. Non voglio far andare via tutti, basta. No, non credo che sia stata la sua risposta a spaventare. Cioè, signora, io non vedo altro che una tutela giudiziale. Non capisco chi possa dare. Cioè, una proposta l'hanno fatta. Buona, cattiva, accettabile, io non voglio discutere nulla. Oltre a quella non credo che ci sarà un'ulteriore proposta, perché uno dice una proposta te l'ho fatta, insomma, e quindi non ci potrà essere che... Cioè, Mion è una persona straordinariamente intelligente. Sì, Mion è una persona straordinariamente intelligente. Dà speranze. Scusate. Perché dobbiamo pagare solo noi? Se fate altri errori enormi dei quali a destra e a sinistra. Ci pensa l'avvocato Armà a darvi una risposta. Magari fossi capace. Se ne fossi capace avrei evitato di farle fare tutta questa strada, a parte che l'abbiamo sentita con molto piacere, ma non è facile trovare una risposta al grosso quesito che noi ci poniamo, che è quello di come fare a recuperare parzialmente quanto abbiamo perduto, recuperarlo con dignità. Però sicuramente queste giornate ci arricchiranno e ci hanno già arricchito di conoscenza, perché già al secondo incontro abbiamo compreso molte cose che prima c'erano oscure. Io credo che in questa tristissima vicenda, drammatica per noi ma triste per tutti, ci sia una grande responsabilità da parte di coloro che l'hanno gestita sia dal punto di vista strettamente tecnico-finanziario che della politica, perché non hanno avuto nessuna attenzione nei confronti delle persone. Perché se queste spiegazioni fossero state date per tempo, probabilmente noi avremmo capito molto di più e molte persone avrebbero metabolizzato in maniera differente un disagio profondissimo che ha davvero minato la vita di molte persone. E quindi io ringrazio ancora il professore per quanto ci ha detto, ma questo non lo esime dalle successive domande con le quali lo tempesteremo. Un'ultima qui che aveva chiesto, poi passo la parola volentieri al prossimo relatore. Io sono convinto, professore, che una legge può affossare un'azienda.
affossato le nostre banche. Al di là del fatto che ci siano stati degli errori che tutti lo sappiamo, ma queste normative che hanno fatto appositamente sono state fatte per affossare le nostre banche. L'esempio è, c'è la mucca pazza, hanno chiuso centinaia di aziende agricole solo per aver buttato fuori una legge che c'è la mucca pazza. Quindi non dimentichiamo il potere legislativo nei confronti delle aziende e della psiche delle persone. Tant'è che lei ha detto un bene che non ha acquirente non ha prezzo. Allora se io denigro in modo incredibile un'attività, un'azienda, evidenzio un problema, non ha più mercato ed è crollata e qualcuno la compra per niente. Faccio anche un esempio, prima ha citato la parola reporter del servizio, lei non parla di vaccini, non è questo il momento, però quando è stato denigrato Di Bella nessuno faceva la cura di Bella, poi Di Bella è stato santificato, adesso è parte dei protocolli. Allora c'è una responsabilità legislativa forte su questo. Mi scusi se faccio questo contrasto, però per me la responsabilità è politica. Hanno voluto affossare la nostra economia, perché la nostra economia veneta purtroppo non si piega alle regole di finanza internazionali. Oggi un'azienda, un privato, può essere disposto a lavorare a 5 euro l'ora perché è l'orgoglio di una persona. La grande multinazionale non può competere in questo. L'unico modo è chiudere i rubinetti. Ecco, io ho investito le azioni nella Banca Popolare perché voglio che i miei soldi vengano investiti nelle attività locali del mio territorio, perché quando vado a fare la spesa so che posso contare su prodotti del mio territorio e so che mio figlio potrà prendere il radicchio a lavorare dall'agricoltore dal quale io prendo il radicchio. Questa è l'economia che io intendo. E quindi, e chiudo, secondo me è stato un disegno politico aver voluto affossare le nostre banche perché si poteva fare diversamente, si potevano salvare, c'erano tutti i presupposti. Non è stato voluto fare questo. Perché dove sono andati tutti questi miliardi? Dove sono? Noi li abbiamo consegnati. Guardi, concludo dicendo che sicuramente gli abbiamo dato una grande mano se questo era il disegno. Gli abbiamo dato una grande mano. O a chi per essi, o insomma, non lo so. Dico, avessimo avuto, non noi, non il Veneto, perché non c'entra niente il Veneto il Veneto inteso come, diciamo, rispetto a, sì certo può avere un peso politico, può avere la capacità di fare lobby, può avere insomma, tanta roba, però se avesse avuto la modestia, insomma, di fermarsi prima, di dire delle cose, di dimostrare che, voglio dire, qualcosa era accaduto, cioè la Lima non è caduta a caso, le borse non hanno perso a caso, la crisi non c'è a caso, siamo tutti più poveri di prima, siamo tutti più arrabbiati di prima, siamo tutti più precari di prima, per cui non possiamo pensare che questa potesse... Ripeto, io ho l'impressione che se qualcosa nel 2010-2011 si faceva, si diceva, non saremmo arrivati a questo punto. Poi che qualcuno qui, naturalmente, sempre, come in tutte le situazioni e le occasioni, pensi di fare un affare, di guadagnarci sopra, vabbè, questo fa parte della vita. Allora io dico, noi o chi per noi, doveva avere un atteggiamento diverso, ok? Che poi in giro per il mondo non abbiamo amici, siamo deboli, insomma, questo mi pare acclarato ed evidente, ma proprio per questo dobbiamo essere più accorti, più capaci, più modesti, insomma dobbiamo fare le cose come fanno, poi tutti sbagliano, gli altri ripeto hanno 300 miliardi, noi non li abbiamo, cioè capisce, noi portiamo certe volte all'esasperazione certe situazioni che purtroppo poi quando cambiano le condizioni esplodono e questa è una di quelle situazioni lì. Allora se si avesse avuto la gestione del sistema in modo più oculato, anche facendo saltare qualcuno, anche dando dei dispiaceri, non sarebbero stati magari così grossi come oggi, non saremmo arrivati a un punto di rottura come adesso, non avremmo cercato disperatamente di dimostrarci bravi, capaci, ma bisogna sapere andare in giro per il mondo e purtroppo molte volte noi in giro per il mondo non sappiamo andarci, perché continuiamo con questa protervia e invece non è così, ci sono delle regole, talvolta sbagliate, talvolta opinabili, talvolta che però vanno comunque in qualche modo rispettate. Purtroppo
non rispettarle costantemente, alla fine porta a una situazione disastrosa che, ripeto, non è nemmeno più interpretabile con gli strumenti economici, perché siamo veramente ad una cosa che non ha uguali, che non siamo in grado, che poi dietro a tutto questo qualcuno qualcuno speri, miri e via dicendo, ma questo fa parte, dobbiamo anche saperlo prima, capisce? Proprio perché si sa che il mondo funziona così, bisogna anticipare e non bisogna arrivare a vedere, scusate adesso vorrei dire una volgarità ma non la dico, no? Chi è più forte, ok? No, non bisogna arrivare lì, perché qualcuno che è più forte poi te la fa pure a pagare e poi dice ma è quello lì no, non è, dovevi sapere tu. Comunque signora, io non so in lei cosa speri, però mi pare che le alternative siano molto poche, insomma, per cui e lei insomma sia in grado di valutarle con capacità. Non ci sono così operazioni messianiche qua, almeno io non ne vedo, al di là di qualche, come potremmo dire, proclamo, però voglio dire, ne ha fatti dei proclami, ma proprio perché è giusto che faccia così, anzi mi sarei aspettato che qualcuno fosse andato e avesse detto pubblicamente: voi coi soldi qui non rischiate niente, perché qui tutto quello che c'è da ristorare lo mette, scusate l'espressione, non ci sente nessuno, sto cazzo di paese. E invece il paese, come vede, scappa via e non ha il coraggio di dire una roba. Perché? Perché non te lo possono far dire. Beh, insomma, dillo, tirali fuori, fa un buco da 20 miliardi sul debito pubblico, niente. Tanto non cambia niente. Appunto. Almeno avresti salvato un po' di risparmio e un po' di dignità, e invece non hai salvato né risparmio né la dignità e hai fatto pure il buco, cioè peso dei gussi, non so. Scusate. Lasciamo un po' di respiro al professore. Chiedo se in sala c'è il professor Turchi. Eccolo qua, professore, buongiorno. Ma è da tanto che lei è qui? E non ce l'ha mai detto? No, ma non la conoscevo, almeno se mi faceva un cenno con l'occhio. Prego, il suo posto è qui con noi. La invito sul palco dei relatori. Grazie, ci scusi perché magari abbiamo ritardato, perché io confidavo nel suo arrivo e quindi che è stato interessantissimo comunque, ma magari abbiamo compresso. Prego. Ciao, mi spiace, non sapevo. Complimenti per quello che da raccontare. Adesso vado a tirare le orecchie ai miei collaboratori che non hanno registrato. Allora, buonasera a tutti. Dopo quello che ho ascoltato, che ho seguito con attenzione ed interesse, la storia che ho da raccontarvi è l'effimero dell'effimero, e quindi mi appello alla clemenza della Corte per le cose che vi posso dire. Meno male che ho avuto modo appunto di ascoltare il collega che mi ha preceduto, perché in corso d'opera anzi abbiamo modificato un po', completamente l'impostazione che avevo pensato di dare a questa relazione. Quindi per cui tutto incomincia con delle giustificazioni, non ho ancora detto nulla, appunto la clemenza della Corte, anche se è anche legata al fatto che appunto sicuramente balbetterò, il filo del ragionamento non sarà così lineare. Allora, perché siamo stati invitati qui? Perché rappresentiamo
questo servizio che è scritto, che trovate appunto nella diapositiva, che è un servizio inoltre che la Regione Veneto ha voluto 5 anni fa, che ha finanziato appunto 5 anni fa, e che quando è nato questo servizio è nato come supporto, sostegno agli imprenditori, perché nel 2008 la crisi, bla bla bla, poi ci sono state diverse vicende, imprenditori che sono entrati in crisi e hanno fatto il gesto estremo, e quindi la Regione ha pensato appunto di attivare un servizio a disposizione di questi imprenditori che erano ancora in vita a fronte delle morti che c'erano state. E quindi ha chiesto la Regione all'università, attraverso una ASL regionale, di attivare questo servizio. E quindi siamo nati appunto come supporto all'imprenditore. Abbiamo ricevuto, da quando siamo nati, più di 3.500 telefonate, è un numero verde che poi faremo vedere alla fine di questo breve intervento per non tediarvi molto. Abbiamo ricevuto più di 3.500 telefonate e attualmente stiamo seguendo nel territorio più di 250 persone. L'anno scorso il Presidente della Regione, che è chi ha voluto l'istituzione di questo servizio, ha ritenuto opportuno, a fronte della crisi delle banche del territorio e quindi della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che questo nostro servizio venisse esteso anche ai risparmiatori colpiti appunto dalla crisi. Quindi questo servizio è stato esteso anche ai risparmiatori, per cui stiamo ricevendo, da quando è stato istituito, più di un centinaio di telefonate, e stiamo seguendo direttamente sul territorio più di una trentina di persone, e le stiamo accompagnando in questo iter esistenziale biografico così cruento e terribile che li ha caratterizzati da quando appunto hanno scoperto lo 0, che ascoltavamo prima. Però non vorrei solamente parlarvi appunto del servizio, di cui poi, ripeto, faremo vedere quantomeno il numero e come si articola e come si struttura. Ma vorrei prendere lo spunto da alcune cose che abbiamo ascoltato poco fa, e quindi occuparci, per il tempo che abbiamo, non dell'aspetto tecnico, quindi non dell'aspetto squisitamente finanziario e tutto quello che abbiamo ascoltato finora, esposto così dottamente da quello che si ascoltava, anche condiviso da voi che siete appunto seduti qui oggi, ma di ciò che questa crisi, che questo 0, ha comportato per la comunità della Regione Veneto e quindi per le persone direttamente. Che tipo di influenza ha avuto, che tipo di determinazioni ha comportato, che tipo di drammi ha rappresentato, e quindi non per il conto in banca, perdonatemi, non per la quantità di denaro che è stato investito, ma che riflesso questa cosa ha avuto per le persone. E allora, in corso d'opera, ascoltando appunto il collega precedentemente, abbiamo modificato un po' completamente la presentazione. Abbiamo ascoltato poco fa che la finanza è ciò che di più effimero ci possa essere, ossia che basta che ci sia qualcuno che firma e allora abbiamo un prodotto finanziario. Basta che ci sia un contratto e allora abbiamo un prodotto finanziario. Chiedo venia al collega, ovviamente prendo quello che... no, ma perché appunto
mi occupo di altre cose, quindi uso quello che mi è parso utile per provare a bofonchiare qualcosa con voi oggi. Quindi, se la finanza è un aspetto così effimero, così di nulla di materiale, ed è sufficiente un contratto, questo contratto viene stipulato appunto fra due persone. E in base a che cosa quindi queste due persone stipulano questo contratto? Più volte abbiamo anche qui ascoltato alcuni termini, alcune parole, tant'è che fanno anche parte del titolo di questo ciclo di conferenze. Questo contratto si basa su quella che viene definita o viene caratterizzata dall'uso della parola fiducia. E poi la riprendiamo questa parte. Quindi il contratto, che è l'aspetto materiale, giuridicamente normato, giuridicamente definito, comunque si basa su un aspetto di carattere squisitamente interattivo, e poi appunto, ripeto, lo riprenderemo, cioè questa faccenda della fiducia. Quindi io firmo in quanto ciò che mi stai proponendo, ciò che mi stai dicendo, ciò che è scritto su questo documento, che viene chiamato appunto giuridicamente contratto, ho fiducia di quello che mi stai dicendo, ho fiducia in quello che mi stai dicendo, ma questa è la parte appunto di carattere interattiva, non è la parte di carattere materiale. Poi abbiamo anche ascoltato che questi prodotti finanziari, ergo questi contratti, sono diventati sempre più complicati, 25 pagine, 30 pagine, eccetera, eccetera, in quanto, sempre abbiamo ascoltato, che la finanza a un certo punto è andata per conto suo. Forte la finanza di questo aspetto legato alla fiducia. Siccome il contratto si basa sulla fiducia, pur essendo l'aspetto materiale, allora possiamo espandere questo contratto all'infinito, come ci è stato detto appunto dal collega precedentemente. Quindi questa complicazione del documento è stata resa possibile perché le persone che contraggono questo contratto hanno questa fiducia, quindi un aspetto materiale è garantito da un aspetto interattivo. Poi, e qui l'utilizzo appunto di questa parola che abbiamo appunto ascoltato, poi sempre precedentemente è stato detto che rispetto al risparmio devo essere egoista e quindi pensare ai miei soldi. Lo dico da migrante perché provengo da regione diversa, ma sono stato accolto e vivo qui oramai da più tempo della regione dalla quale provengo, quindi mi sento e appartengo al Veneto più di quanto appartenga al Piemonte, e forse qualcuno di voi avrà ascoltato questa che scivola, ma quindi i meschei, quindi lo dico da importato, perdonatemi, devo essere egoista e quindi pensare ai miei soldi, per cui devo cercare di contenere il rischio e massimizzare il rendimento. Allora, due parole, due termini che sembrerebbero contrastare molto fra di loro. La fiducia su cui si basa il contratto diventa infinito, la fiducia resta sempre la stessa, ma il contratto diventa infinito, e l'egoismo che dovrebbe caratterizzare il risparmio e quindi il pensare ai meschei e quindi pensare a come tutelare il risparmio. Ora, se noi andiamo a vedere l'etimo, quindi l'aspetto etimologico, cioè da dove viene fuori il termine, la parola, l'espressione egoismo, qui lo troviamo riassunto brevemente: amore vizioso di se stesso per il quale l'uomo attende solamente all'utile suo, postergando l'altrui, cioè quindi trascurandolo completamente, denegandolo completamente, lasciandolo a se stesso. Atteggiamento che implica la subordinazione dell'altrui volontà e degli altrui valori alla propria personalità. Comunemente, amore eccessivo ed esclusivo di se stesso o valutazione esagerata delle proprie prerogative,
che porta alla ricerca permanente del proprio vantaggio, alla subordinazione delle altrui esigenze alle proprie e alla esclusione del prossimo dal godimento dei beni posseduti. Capisco, forse alcuni di voi penseranno che questo adesso ci fa una lezione di etimologia, non è così, è per usare appunto che quando facciamo ricorso a certe parole dobbiamo anche pensare che cosa queste implicano, a che cosa queste fanno riferimento. Quindi egoismo nell'etimo della nostra lingua, parlo dell'italiano in questo caso, porta con sé questo che abbiamo letto. Quindi la tutela del risparmio, abbiamo ascoltato, dovrebbe essere egoistica. Il contratto si basa invece sulla fiducia. Quindi aspettatevi adesso che andiamo a vedere la fiducia. Fiducia, stessa operazione, dal latino e bla bla bla, credenza e speranza in persona, o anche nel buon successo di chi che sia, fondata su segni o argomenti certi o molto probabili. Si usa anche per credito, e siamo qui per questo, e stima. Atteggiamento verso altri o verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Sembrerebbe che, ma dico sembrerebbe solo per cortesia, in quanto questi due termini, queste due parole collidono completamente fra di loro. Nel primo uno basa proprio su di sé, nel secondo si basa proprio invece completamente sull'altro, cioè quindi su questa relazione, su questo rapporto, su questa interazione che si genera e che si costruisce con l'altro. Ora, per provare a dare una direzione a quello che adesso sono alcuni elementi che stiamo mettendo in campo. Quando un risparmiatore sottoscrive un contratto, lo fa, dovrebbe essere, pensando all'egoismo, ma nel momento in cui lo fa, invece, questa cosa avviene solo grazie alla fiducia. Caspita, come possiamo tenere insieme queste cose? Ecco, la proposta che vi si fa in questa sede è quella di pensare che chi è stato egoista nel momento in cui si è stipulato un contratto? Una sorta di captatio benevolenza, quindi per cercare di colludere un po' con voi, ma non sono stati certo i risparmiatori, perché i risparmiatori, se avessero pensato con egoismo al momento in cui hanno firmato il contratto, avrebbero dovuto chiedere tutte quelle garanzie che abbiamo ascoltato poco fa, che invece non sono state offerte. Anzi, siccome la finanza è nulla, è l'effimero, i contratti sono diventati sempre più complicati, per cui era solo la fiducia che li sorreggeva, era solo la fiducia che li reggeva. Quindi, quando si è firmato questo contratto, chi è che è stato egoista? Il risparmiatore o chi porgeva il contratto, che pensava solamente, e ritorniamo appunto a prima, a il proprio utile suo, postergando, quindi posticipando completamente l'altrui? In questo caso, e qui sta la captatio benevolenza naturalmente, in questo caso la banca. Quindi è la banca che ha fornito questa dimensione egoistica pensando solo a se stessa. Ma la banca, ai noi, è Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ciò di cui è la massima espressione della comunità a cui appartengo, del territorio in cui sono nato, cresciuto e sviluppato, nel quale lavoro, eccetera, eccetera. Allora, nel momento in cui il risparmiatore ha firmato il contratto basandosi appunto sulla fiducia, questo contratto, che si basa appunto su questo, non prescrive, non prevede, non contempla l'egoismo del risparmiatore, ma contempla e prevede l'egoismo della banca, in quanto il risparmiatore ha firmato perché aveva fiducia proprio in quanto si chiamava Popolare di Vicenza e Veneto Banca, la regione a cui appartengo. Allora,
siccome abbiamo ascoltato che la capacità di attrazione del risparmio di un territorio è legata alla capacità di produrre ricchezza, chi ha sottoscritto questo contratto per fiducia ha partecipato alla ricchezza comune, ha dato il proprio contributo alla ricchezza comune. Non c'è nulla di egoistico in questo. Tant'è che nel momento in cui si sottoscrive questo contratto, il risparmio viene messo in comune. Non appartiene più a me, ma lo affido a qualcuno. E quindi il mio risparmio, la sottoscrizione del mio contratto finanziario è qualcosa che immediatamente, nello stesso momento in cui pongo la firma, è qualcosa che fa sì che io contribuisca allo sviluppo della comunità, allo sviluppo della collettività, allo sviluppo della regione a cui appartengo. Infatti ci siamo basati appunto sulla fiducia e quindi non penso a me, ma penso che questo me appartenga a qualcosa di molto più allargato e di molto più esteso. Per cui, aprendo un leggero contraddittorio rispetto ad una piccola porzione di quello che abbiamo ascoltato prima, se ricordate sulla piramide dei bisogni di Maslow, quando si facevano vedere tutta una serie di cose, chi ha sottoscritto questo contratto non l'ha sottoscritto per la propria sicurezza, non per la propria, l'ha sottoscritto per la sicurezza della collettività e della comunità a cui appartiene. Per cui, usando il nome Veneto o Vicenza, questo accresce la fiducia da parte del risparmiatore. Peccato che la regola della fiducia, come abbiamo ascoltato, la regola della fiducia che prescrive quello che abbiamo letto nell'Etimo poco fa, sia stata completamente soppiantata dalla regola dell'egoismo. E quindi la persona si ritrova che l'egoismo altrui, non il proprio, perché se il ragionamento regge, quello che abbiamo detto finora, se il ragionamento regge, la fiducia posta non a tutela dei propri denari, ma come contribuzione alla comunità, alla collettività a cui si appartiene, la regola della fiducia è stata soppiantata, completamente sostituita dalla regola dell'egoismo di chi riceveva il contratto. Certamente quello che stiamo dicendo e quello che vi sto dicendo non fa sì che si arrivi alla fatidica domanda: quando o ritrovo i miei schei e cosa posso ancora avere? Posso ancora avere speranza. Però quello che possiamo dire è che, signore e signori, noi dobbiamo continuare a occuparci della comunità, perché nel momento in cui avete sottoscritto, è stato sottoscritto questo contratto, se il ragionamento, ripeto, regge, è stato sottoscritto per il bene della comunità, non è stato sottoscritto per il bene proprio. La prova è nel fatto che l'egoismo è stato quello della banca. Quindi non vi posso dire nulla se voi ritroverete o non ritroverete i vostri soldi, su questo non posso dire nulla. Ma certamente l'unica cosa che dobbiamo e possiamo fare è continuare ad occuparci della comunità. E questo è riassunto un po' da questo disegnino che vi viene presentato in questa diapositiva. Perché? Perché la società, che vedete nell'ovale più piccolo rispetto all'ovale più grande, la società in questo momento non vi sta tutelando. Ossia, tutta la parte legata a quelle che sono le norme, perché il contratto è stato firmato e quindi giuridicamente la cosa è ineccepibile, e capisco cosa vorreste dire in questo momento, ma proviamo a seguire il ragionamento cortesemente. Ma ricordiamoci quello che è stato detto rispetto all'egoismo di prima, quindi non fraintendiamo, vi chiedo appunto di non fraintendere. La società in questo momento non sta tutelando, tant'è che chi vi sta tutelando adesso in questo momento, ma non rispetto ai soldi, ma rispetto all'appartenenza alla comunità e quindi aver riconosciuto il valore di contribuzione alla comunità a cui si appartiene, è la comunità stessa. Voi, ma dico voi solo per retorica, non perché appartengo, come vi ho detto all'inizio anche,
voi appartenete a questa comunità, tant'è che state cercando di fare comunità, tant'è che state cercando di insistere nel continuare a fare comunità. E tutte queste iniziative che sono sorte, costituirsi in associazione, eccetera, eccetera, organizzare questo ciclo di conferenze, non è niente altro che ritornare appunto e restare sulla comunità. Fare comunità, è lì che è la chiave appunto dell'operazione. Poi ci sono gli aspetti giuridici, il collega precedentemente diceva l'unica possibilità è quella di fare causa, non ci sono altre, se no 0,0, ma nello stesso tempo se qualcuno offre parole di speranza, ecco che immediatamente la comunità ritorna, emerge, dice no ma io ho fiducia, io ho ancora speranza, ecco. Quindi signore e signori, la possibilità che noi abbiamo è quella appunto di continuare a fare comunità. Fare comunità perché uno trova il ristoro nella comunità, non il ristoro dei soldi, ma trova il ristoro in termini di riconoscimento di quello che si è fatto per la comunità nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto. Che non l'ho fatto per sicurezza mia, non l'ho fatto per egoismo mio, ma l'ho fatto come contribuzione alla comunità a cui appartengo. Capisco, ma infatti siamo qui esattamente per questo. E voi siete qui per innescare un percorso di comunità, se no non avreste costituito l'associazione, se no non vi sareste dati così da fare. Allora, vi salto tutti questi sproloqui che vi avrebbero schiantato sulla sedia e veniamo appunto a quello che è il servizio inoltre. Il servizio viene messo a disposizione del risparmiatore, proprio per tornare a fare comunità. Proprio per avere un punto di riferimento che rappresenti una testimonianza di fiducia che comunque le istituzioni sono presenti per il comparto che riguarda loro, non per far ritrovare i soldi, non per avere il ristoro in termini di denaro, ma per avere una presenza di comunità, per avere una presenza che comunque c'è un servizio a disposizione 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per coloro che sono stati vessati, colpiti così duramente, tragicamente, da questa crisi appunto delle banche. Per testimoniare che comunque la fiducia riposta per una piccola quota può essere ancora mantenuta. Allora, come vedete dal disegnino, c'è un numero verde che poi dopo, è la terza volta che lo dico, lo faremo vedere, c'è un operatore che risponde e questo operatore è nella condizione di offrire tutta una serie di indicazioni, per esempio a chi rivolgersi rispetto alla tematica per la quale si è colpiti, ma anche e soprattutto per offrire un supporto, non un conforto per cortesia, un supporto e quindi un modo di poter procedere laddove le persone che sono state colpite da le azioni, gli atti che queste due banche hanno compiuto, per tutti quei riflessi che nella famiglia, nella cerchia familiare, rispetto ai conoscenti, gli amici, tutti questi riflessi che queste persone adesso patiscono. Perché se una persona prima aveva 100.000 euro in banca come risparmio, adesso non sa quanti ne ha, è chiaro che la sua riconoscibilità sociale, il suo riconoscimento sociale viene assolutamente frazionato e viene completamente ridotto. E quindi con quale sguardo, con quale occhi vado ad interagire con mio marito, mia moglie, i miei fratelli, i miei figli, i miei amici, i miei conoscenti, laddove avevo dato un contributo sulla fiducia e adesso questo contributo sulla fiducia si è trasformato in un egoismo di una banca? Come posso continuare ad agire, ad interagire? Come posso dirlo? A chi mi posso rivolgere in certi frangenti? Ecco, questo numero è a vostra disposizione. Troverete degli operatori competenti che conoscono perfettamente le tematiche, tant'è che appunto con l'associazione Don Torto abbiamo incominciato a dialogare fin da subito, e quindi quando avrete difficoltà non a recuperare i soldi, ma quando avrete difficoltà, timori, vergogna a dire
a interagire, a fare qualche azione che fino ad un istante prima era assolutamente normale e invece poi dopo diventa una tragedia, ecco, questo è un numero in cui troverete degli operatori competenti che vi possono aiutare in questo. Si chiama il numero verde, l'operatore cattura qual è la tematica, la definisce insieme appunto al chiamante e quindi la colloca rispetto a quelle che possono essere i temi. Siamo in rete non solo con l'associazione ma con tutta un'altra serie appunto di realtà che la Regione Veneto riesce ad esprimere. Questo operatore con il chiamante definisce il tema, definisce l'argomento, dopodiché se la situazione viene considerata particolarmente critica, l'operatore è nella condizione di scendere anche immediatamente, spostarsi, prende la sua macchinetta e va dove la persona ha chiamato, va dove la persona vive, va dove la persona lavora, va dove la persona abita. Proprio per confermare che quella fiducia data nella firma del contratto c'è qualcuno che ancora se ne può occupare, non sulla parte, per cortesia, della finanza e quindi dei soldi, ma per confermare che la comunità è ancora presente, che la comunità è ancora di giocare una parte, è in grado di giocare una parte. Sarà certamente poco, non dico nulla, sarà certamente poco, ma è un modo per testimoniare, sostenere, argomentare, ribadire che la comunità è presente. Quindi questo operatore è nella condizione di agire territorialmente, si sposta, prende la sua macchinetta e va dove il chiamante ha chiamato. Il funzionamento del nostro servizio è diviso in questa diapositiva. Questo servizio appunto di tipo consulenziale per aiutare chi chiama, come dicevamo poco fa, intanto a definire qual è il tema, perché ovviamente quando un risparmiatore chiama la prima cosa che dice rivoglio i miei SKEI, questa è la prima cosa che fa, ma dietro a questo rivoglio i miei SKEI c'è tutto un mondo che può essere configurato, c'è tutto un modo di agire, c'è tutto un modo di interagire, c'è tutto quello che solitamente non si dice. E allora ecco che l'operatore è in grado di offrire questa consulenza per configurare il tema dentro ad una cornice che non sia solo quella legata ai soldi, ma sia quella legata alle implicazioni che per la persona l'assenza di questi soldi ha. Poi si costruisce appunto questa, come dicevamo, questa fitta trama di reti con altre realtà del territorio e per esempio anche soltanto su indicare a chi rivolgersi rispetto ad una consulenza di carattere legale. Siamo in grado di offrire tutta una serie di possibilità, tutta una serie di gamma di possibilità. Sappiamo che sempre per egoismo, non per fiducia, in queste pur situazioni tragiche sorgono poli di sciacallaggio terrificanti, per cui già uno ci ha rimesso tutta una serie di denari e c'è chi te ne chiede ulteriormente, quindi ecco che il servizio può venire in conforto e aiutare nella valutazione di questi aspetti nei confronti appunto del chiamante. E quindi ripristinare quello che noi appunto chiamiamo la promozione di nuovi discorsi all'interno della comunità stessa. Quindi non speranza, ma modi di interagire che possono essere diversi da quelli che il chiamante finora ha utilizzato. Modi che sono focalizzati squisitamente sul rivoglio il miei SKEI e cercando di allargare appunto questa possibilità. Questo è il numero. Questo è il numero, come vi dicevamo, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, 833 43 43. Abbiamo chiesto un numero anche abbastanza semplice che si memorizza facilmente e quindi questo consente di innescare tutto il percorso che abbiamo visto prima. Confermare la presenza della comunità
al fianco delle persone che hanno subito questa vessazione drammatica che ha rotto, ha frantumato in certi casi, annientato letteralmente, annichilito letteralmente le interazioni che fino ad un istante prima c'erano. Perché chi ha avuto la vostra fiducia, cioè chi stava dall'altra parte e l'ha trasformata in egoismo, lo sappiamo in questo caso, era veneto, era il vicino di casa, era a volte il parente, il conoscente, la persona con la quale si andava a bere il caffè la domenica, con la quale si andava a fare il giro in bicicletta, eccetera, eccetera. Quindi chi per egoismo ha usato questa fiducia, e questa è la parte eventualmente giudiziaria o tutto quello che ne riguarda, c'è la necessità per noi di riuscire a ripristinare questo senso di appartenenza e questo senso di comunità. Quindi questo è il numero, laddove anche banalmente chi ha messo i propri risparmi, che non l'ha fatto per egoismo, ma perché magari voleva dare una mano al figlio, o al marito, alla moglie o anche a un amico, non lo so, tutto quello che drammaticamente riguarda queste situazioni, non l'ha fatto per sé, ma l'ha fatto appunto per la comunità a cui appartiene, come ho cercato così malamente, brevemente di sostenere. Quindi non facendolo per sé si ritrova poi nella difficoltà / grande vergogna di non riuscire più a fare quello che invece pensava di poter fare. Con il servizio inoltre si ragiona per costruire insieme un percorso che renda comunque fattivo quello che si pensava prima di poterlo fare con Ischei, e forse con questo servizio noi abbiamo l'ambizione di potervi proporre, di poter costruire con voi un percorso che riesca a realizzare quantomeno una parte di ciò che pensavate di realizzare con Ischei. Forse lo si può comunque ottenere con il supporto di tutta la comunità a cui ognuno di noi appartiene. Mi fermo qui, sono a disposizione per qualsiasi cosa voi possiate ritenere utile, sottolineare, dire, fare, baciare, lettera e testamento. Grazie professore, mi scuso ancora per il mancato riconoscimento di prima. No, è stato... E ci sono domande? Questo è un tema piuttosto delicato e quindi dubito che vi siano domande dirette al di fuori di quello che è il funzionamento della struttura che il professore ha spiegato benissimo. E quindi passiamo al prossimo relatore che tratta... Ah, prego signora, mi scusi. Chiaro, no, completamente d'accordo. Certo. Certo. E ha raccontato molte frottole a noi, consapevole penso di raccontarle, anche se quando io ero chiesto no, non sapevo nulla. Quindi su questa figura grigiolina vorrei, non so se ha qualcosa da dire. Concordo con lei sul fatto che, avendo saltato la parte della fisiologia, quello che le ho presentato è sicuramente uno scheletro piuttosto inerte, oltre che inerme, quindi concordo con lei, ma ho fatto questa scelta a fronte appunto di ciò su cui mi sono giustificato in esordio. Quindi riconosco il valore di quello che lei ha detto, anzi la ringrazio per averlo sottolineato. Comunque ci eravamo preparati per dire delle altre cose.
Allora, rispetto a questa fiducia, rispetto a questa figura, mi perdoni, del bancario, provo a ripercorrere un breve passaggio che frettolosamente ho citato poco fa. Il bancario, quindi l'interlocutore che stava dall'altra parte della scrivania e che girava il contratto, no? Dice firma qui e mette le crocette dove si deve firmare, è chi ha usato la propria appartenenza alla comunità, su cui chi firma lo riconosce, quello che abbiamo chiamato la fiducia, l'ha usata per trasformarla in egoismo della banca. E quindi è stato lo strumento di questa trasformazione da atto di fiducia in atto di egoismo, appunto, per la banca. Certamente lei vorrà chiedere se questa persona era consapevole, non era consapevole, eccetera. Le posso rispondere nettamente, certamente sì, perché se no non sarebbe stato in grado di fare questa operazione di trasformazione. Il vulnus, il dramma, la tragedia di tutta questa cosa è che chi mi stava di fronte sono io, cioè siamo le stesse persone ai noi, siamo le stesse persone, sono veneti, come dicevamo, sono i miei vicini di casa, sono quelli che conoscevo da 30 anni, da 20 anni, non importa, ma ha fatto questa operazione di trasformazione. In termini giuridici non ha forse alcuna responsabilità, perché qua chissà, ci sono coloro che hanno preso le decisioni, eccetera, eccetera. Ma in termini operativi certamente ha un'enorme responsabilità, perché è chi ha fatto questa magia di trasformare un atto di fiducia in un atto di egoismo. Mi limiterei a questo, pur sapendo che questo non la soddisfa pienamente, ma questo è quello che le posso dire. Ora. Se pensiamo che facendo un'esclusione in base all'età, fino a 32-35 anni un dipendente non comprava azioni, perché doveva sposarsi, farsi la casa, qualcosa del genere, ci accorgiamo che quasi tutti quelli che hanno più di 35 anni hanno comprato azioni di Veneto Banca Popolare di Vicenza. Se avessero saputo al momento in cui dovevano piazzare le azioni che le azioni erano un bidone, non le avrebbero piazzate, soprattutto non le avrebbero comprate. Chiaro. No, è chiaro, ma è chiaro. Ma è chiaro. E posso anche dire che non ho comprato le azioni della Popolare di Vicenza perché non mi fidavo e lavoravo alla Popolare di Vicenza. Ho comprato quelli di Veneto Banca. No, è chiaro. È chiaro. Sì. È chiaro, chiedo scusa, il riscontro giuridico, quindi l'aspetto giuridico non riguarda chi vi parla, noi ci occupiamo appunto di questo aspetto squisitamente legato alla comunità e sul piano interattivo. Il bancario, funzionario o operatore che fosse, quello che è stato detto, lo ribadisco, è stato lo strumento che ha trasformato l'atto di fiducia in un atto di egoismo. E quindi rispetto a questo non c'è nulla da dire se non quello che appunto. Poi il servizio inoltre, tant'è che abbiamo interloquito anche con le associazioni sindacali proprio dei bancari, perché il servizio inoltre è a disposizione anche di coloro che si ritrovano nella condizione di aver chiaro che hanno fatto questa operazione di trasformazione da atto di fiducia in atto di egoismo. E quindi noi rispondiamo anche alle loro chiamate, perché comunque per noi come servizio appartengono in ogni caso anche loro alla comunità e quindi anche loro devono trovare
un momento, un punto in cui possano essere accompagnati nella elaborazione di questa operazione a cui hanno partecipato. Quindi il servizio è anche a disposizione dei bancari. Scusi dottore, in questi 2 anni, se la cifra è 11.000 dipendenti, come ha detto il signore, non so, negli ultimi anni eravate in 11.000. Ancora adesso In questi 2 anni che è scoppiato il bubbone, ma non c'è stato nessun pentito, io dico nessuno che abbia parlato, che moralmente si senta proprio il dovere morale di parlare, di denunciare, ma come si fa? Signora, In qualunque cosa c'è un pentito, in qualunque altre situazioni si trovano pentiti, perché nessuno ha proprio anche, come si può dire, mettersi alla pari del truffato, proprio essendo loro stessi truffati? Perché non sentono questo bisogno, questa empatia, questo esprimere praticamente o mettersi un po' da parte, soprattutto dalla parte nostra, soprattutto quelli che sono andati in pensione, caspita. quello che le posso dire è che la crisi, la situazione, tutto ciò che è accaduto rispetto a queste 2 banche del territorio ha frantumato delle relazioni consolidate da anni, ha comportato dei drammi esistenziali, biografici per migliaia di persone, tra cui anche i bancari. Quello che lei chiede non è la sede per rispondere, signora, perché dovrebbe aprire un'interlocuzione, appunto, e può darsi che l'associazione lo faccia, non lo so, ma questa ma è chiara la domanda che lei fa. Quello che le posso dire è che comunque con i sindacati, appunto, dei bancari il servizio ha aperto questa interlocuzione proprio perché i sindacati dei bancari dicono i nostri affiliati stanno attraversando un dramma loro stessi e per cui il servizio è a disposizione anche di loro. Per cui la risposta è sì, in termini propri, in termini di biografia propria personale, signora. Sul resto ognuno procede o pensa a quello che ritiene. Perché sono migliaia, è strano Sì, sì. che nessuno abbia veramente, che sentano il dovere morale di esprimersi, di dire sì, cavoli. Che hanno perso un mucchio di soldi, scusa, sono migliaia di dipendenti locali che hanno perso tutto. Sì, ma loro lo facevano per avere un rendiconto. Ecco, siete sempre stati una casta protetta con la 14ª, non vi hanno mai licenziato. Io nell'abbigliamento sono stata licenziata un sacco di volte con aziende chiuse. Voi siete sempre stati protetti. E ancora c'è questa omertà, peggio di mafiosi. Allora, Digli una cosa, io in 40 anni di banca sono stato a casa 3 giorni per un... no, chiedo scusa, mi perdoni, se ne facciamo una questione individuale personale, ovviamente... ok, bene, allora magari vi ritrovate al parco qua fuori di fronte. Sì, certo, mi scusi. Certo. In tutto questo disastro sociale, no? Ma chi dovrebbe ricostruire il clima di fiducia? Io dico, io sono stato truffato, dall'altra parte c'è il truffatore. Io quando sono andato in banca mi sono fidato ed affidato. Ora, quando il dipendente parlava con me, non parlava con me a titolo personale, ma parlava a titolo della banca. Quindi è la banca che in qualche maniera dovrebbe fare il primo passo per ricostruire il clima di fiducia. Io dico, non è che vogliamo il 100%, porca miseria, ma dateci una cifra congrua che ci dia una dignità. Dateci un 40-50%, io credo che ci accontenteremo tutti. Ma ora dico, la banca, anche quest'anno, tutte e 2 le banche, stanno perdendo 1,9 miliardi e 1,5 miliardi. Ma andando avanti così, anche coloro che hanno transato, ma lei crede che si fida delle banche, anche quelli che hanno transato? Non si fida più nessuno. In banca non ci va più nessuno. Ma non solo in queste 2 banche qui, ma anche nelle altre banche, perché sono tutte fallite, più o meno. Allora io dico, ma piuttosto che perdere tutti questi soldi, ma perché non ci dite? Guardate cari signori, noi siamo contenti, magari non subito vi diamo 10%, adesso il 15% fra 3 anni, l'altro 15% per arrivare a un 40-50%
ma sarebbe un discorso logico, stabilimmo delle scadenze, delle precisazioni e credo che tutti potremmo accettare. Ma possibile che loro quest'anno fanno altrettante perdite? Perché sicuramente, come fanno a venire fuori? Quindi anche se lo Stato ci mette in altri 3-4 miliardi, saranno comunque falliti. Ma è possibile che non capisca? Dico, un dirigente, un amministratore che non capisce questo, vuol dire che fa il gioco di qualcun altro. Sono entrati in casa nostra a gamba tesa, ci hanno spaccato le gambe a tutti, è come la volpe che va nel pollaio, mangia tutto e nessuno dice niente. Ma stiamo scherzando? Chiaro. Allora, Ma stiamo scherzando? no, noi non stiamo scherzando di nulla, si tratta della vita delle persone. Il collega poco fa ha usato questa espressione che alcuni hanno coniato, ossia sono state messe le mani nelle tasche direttamente delle persone. Ribadisco che quello di cui noi ci occupiamo è far sì che tutta questa rabbia, questa legittima veemenza che viene messa rispetto a questa situazione venga orientata e canalizzata. Una parte del canale vedo di recuperare quello che posso recuperare o non lo so, e qui ognuno sceglierà quello che sceglierà, ma l'altra è di ripristinare che vicino a queste persone comunque c'è qualcuno che è in grado di ascoltare quello che stai attraversando e di poter dare delle indicazioni per ripristinare, mantenere, confermare, conservare la comunità a cui si appartiene, in modo tale che la coesione della comunità risulti comunque un obiettivo da continuare a perseguire, visto che quando si è sottoscritto il contratto lo si è fatto non per sé, ma lo si è fatto proprio per la comunità. Ecco, il servizio inoltre, mi perdoni, il servizio inoltre, così come l'associazione Don Torta, il servizio inoltre è un servizio messo a disposizione dei risparmiatori. Certo, ma questa è un'altra cosa, mi perdoni, questa è un'altra cosa. Ognuno di voi ha tutta una serie di implicazioni proprie rispetto a quello che comporta aver perso i loro denari. Il servizio è per aiutare, coadiuvare, offrire un supporto su come procedere rispetto a questa tematica qua. Ma non sui soldi, noi non siamo un numero per cui uno dice dimmi quanti soldi ti servono che te li do, ma su come continuare ad interagire con tutte le persone con le quali si è interagito fino all'istante prima, familiari, amici, conoscenti, eccetera, ma anche semplicemente come dirlo, perché a volte è drammatico anche dirlo che ho sottoscritto senza dire nulla al marito, alla moglie, al fratello, alla sorella, oppure al socio dell'azienda, che ho investito 10.000, 15.000 al TFR, una parte dei risparmi comuni. Ecco, questo è quello di cui ci occupiamo noi, che certamente, perdonatemi, con i soldi non ha nulla a che fare. Professore, io le vorrei rivolgere questa domanda, ma una società come la nostra, scardinata dal punto di vista della fiducia, che prospettive ha se non recupera questo elemento fondamentale di convivenza? Anche questa è una domanda, professore, lei che ha un osservatorio sicuramente qualificato. Come mai di fronte a quello che era il luogo comune che i veneti avrebbero reagito di fronte alla perdita economica, di fronte al danno economico, perché i veneti sono fortemente legati al denaro, al scheo, e non hanno reagito? Che cosa è successo nella mente delle persone? Come interpreta lei questa apatia, questa rassegnazione? La dico dura e cruda, perché è stato il Veneto che ha tradito il Veneto, e quindi per riuscire a riconnettere il Veneto con il Veneto ci vuole uno sforzo enorme, ma che non sta solo nello scheo, Quindi chi è stato tradito ha la vergogna di aver dato la fiducia a un Veneto,
Il Veneto che ha tradito la fiducia ha la vergogna di aver tradito e non parlo però dei rappresentanti legali, parlo delle creature appunto che hanno fatto questa operazione di trasformazione dell'atto di fiducia in un atto di egoismo. Il Veneto ha tradito il Veneto. Questa cosa è stata come un terremoto del 10° grado della scala Richter che ha attraversato e sta attraversando tutta la comunità, ed ecco perché noi siamo qua. Siamo qui per mettere colla, per mettere cemento, per riuscire a buttare terra, a riconnettere queste parti che devono essere messe nuovamente in interazione. Lo devono essere. Beh, ecco. Se può consolare, professore, io ho cominciato a collaborare un po' con l'avvocato Armano, l'associazione Dottorta, da luglio di quest'anno. Ho fatto una trentina, penso, di riunioni e mi sono accorto che all'inizio vi troveranno in 50 persone. Abbiamo fatto una riunione a Cornuda, eravamo in 526. Vuol dire che la gente sta cercando di riconquistare la Questo è quello che abbiamo cercato di sostenere in questo momento, cioè ripristinare la comunità, ritornare nella comunità. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. Il Veneto che tradisce il Veneto, per un Veneto è inconcepibile, e invece è accaduto. Anche perché, mi scusi professore, ancora gli dicono in banca che le azioni vanno su, ci sono in certe riunioni, si ricorda quella di Treviso, E per Bacco se non ricordo. ancora c'erano degli interventi di anziani che dicevano, testimoniavano che andavano in banca e gli dicevano di tenere da duro i soldi che sarebbero andati su. È chiaro, signora, se no la perdita anziché 1,9 sarebbe 3. Una cosa ancora prendere in giro la gente. stanno sbagliando adesso, i dipendenti stanno sbagliando adesso, per paura di perdere i soldi. Se dovrebbero venire a noi adesso. Se dovrebbero venire a noi adesso. Non devono avere più paura. Stanno sbagliando adesso. Prima avevano delle riunioni. Perché hanno ricattato. Ma adesso no. Perché sono poi saranno licenziati. Ieri li hanno versati, oggi hanno fatto i politici. Poi il sistema arrogante utilizzato. Secondo me c'è in atto uno scontro culturale. Quindi se ci sono delle tematiche che possono, a cui nella solitudine della propria posizione, perché questo anche ha comportato tutto quello che è successo, ritrovarsi completamente da soli, completamente isolati, eccetera, se drammaticamente, tragicamente, che sia chiaro, se c'è una tematica, vi si chiede, chiamate questo numero e insieme con l'operatore configuriamo il tema e si costruisce un percorso su cui questo tema viene appunto riconsiderato e riconfigurato. Che i politici si sono tutti sottratti a qualsiasi responsabilità. Posso dire che quello che si è esposto più di tutti è il sindaco di Montebelluna, Marzio Fava, dopo c'è il sindaco, quello che mi sembra di Belaropa, e qualche altro, pochissimi. Abbiamo una senatrice qui di Montebelluna, mai vista? Mai vista? Le sembra che sia una cosa, le sembra che sia una cosa corretta nei confronti della comunità. Quando andiamo a votare, ricordiamoci per... Noi, perdonatemi, come il pronto soccorso si occupa del vostro corpo, noi vorremmo occuparci del vostro spirito, passatemi la battuta, in modo tale da far sì che comunque lo si mantenga vivo e vegeto e orientato verso una prospettiva. Questo è quello di cui ci occupiamo noi, questo è quello di cui ci occupiamo. No, grazie a voi, grazie a voi. E poi si parla di cambio di stile. Professore, la ringraziamo tutti quanti. E l'ultimo intervento sarà un intervento che vi farà ulteriormente male. No, seduti qua perché attraverso la sofferenza si acquista il paradiso.
Quindi sentitevi che cosa stiamo subendo anche dal punto di vista fiscale, noi sciagurati risparmiatori che magari abbiamo anche affrancato le nostre azioni su sollecitazione sempre dei dipendenti bancari che ci hanno detto questa è l'occasione della vostra vita, pagate le tasse in anticipo. E lo Stato si rifiuta di restituirle pur contestando agli amministratori delle banche i reati che noi sappiamo. Per cui abbiamo uno Stato che quantomeno è complice nei reati perché si sta arricchendo col frutto del crimine, col profitto del crimine. Buonasera a tutti. A me è stato in effetti affidato un argomento molto meno ampio e forse anche molto meno appassionante dei precedenti. Funziona. Molto meno appassionante dei precedenti. La fiscalità poi spesso è qualcosa di irritante perché chiaramente ci chiama ad ulteriori adempimenti economici e finanziari, però insomma ogni tanto si devono affrontare anche questi argomenti. Prima di arrivare a questioni e a tematiche strettamente collegate a delle problematicità che anche nell'ambito di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca si possono riscontrare. Non si sente? Si sente? Non molto? Avvicino ancora? Vediamo adesso? Meglio? Anche perché di solito ho un vocione, per cui normalmente parlo senza microfono, per cui mi sembra strano. Quindi delle tematiche anche un po' più collegate a quello che è lo scopo un po' di questi incontri, quindi non solo avere un elemento di valutazione del passato, ma anche cercare di avere una seppur rapida, un rapido momento di arricchimento informativo su degli aspetti in ogni caso rilevanti. Si è ampiamente parlato del risparmio e dei motivi del risparmio, fra cui appunto il principale, questa necessità di sicurezza. Chiaramente però il risparmio in sé ha poi anche degli effetti di natura, se vogliamo chiamarla sociale e previdenziale, quindi questa sicurezza che è rivolta ad costituire una riserva per un futuro incerto. Dall'altro lato però bisogna anche considerare che il risparmio del singolo ha ulteriori effetti e dà degli effetti sulla collettività, o che presumibilmente dovrebbero essere collegati alla collettività, connessi a delle entrate erariali. Cioè il risparmio e i frutti evidentemente del risparmio implicano anche una tassazione, quindi delle entrate finanziarie per lo Stato. Quindi c'è questo ulteriore elemento che rafforza la considerazione socio-economica del risparmio. Come diceva prima il professor Zen, chiaramente anche l'attitudine al risparmio deriva da un elemento fondamentale, cioè il reddito. La produzione di un reddito che di per sé supera le necessità primarie implica una possibilità di risparmio, che poi evidentemente dipende dalla volontà soggettiva poi di utilizzare o meno queste risorse eccedenti come risparmio, però tendenzialmente sappiamo che soprattutto se vogliamo e anche valutando i dati che siano stati esposti, in Italia il risparmio è significativo e in Veneto altrettanto. Dunque,
Il primo aspetto, che se vogliamo da un punto di vista anche propriamente giuridico non è scontato, è il collegamento fra un reddito e un risparmio. Il primo dato che abbiamo è che ciò che risparmiamo deriva quasi esclusivamente, salvo fattispecie particolari, da un reddito che è un reddito che ha già scontato una imposizione. Cioè noi riusciamo a risparmiare cosa? Quello che ci resta dopo aver guadagnato del denaro, pagato delle imposte su quel denaro e poi soddisfatto i bisogni principali. Quindi ciò che viene messo da parte già di per sé ha subito una tassazione. Da un punto di vista, diciamo così, di sviluppo giuridico e dottrinale, il fatto che poi sia comunque coerente una tassazione anche dei frutti che derivano da questo risparmio, a sua volta frutto di un reddito tassato, è ormai pacificamente accolta. Dunque, dai frutti del risparmio noi sappiamo che avremo una quota che è una quota di peso fiscale, quindi di tassazione. Ora, anche per cercare di limitare il tempo del mio intervento, possiamo isolare tutta una serie di tipologie di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Li dico i redditi di natura finanziaria anche se in modo atecnico, perché da un punto di vista tecnico questi sono redditi di capitale e redditi diversi in capo alle persone fisiche. Ma in ogni caso ciò che volevo evidenziare è un'evoluzione di questa tipologia di tassazione incentrata nell'ambito dei risparmiatori e quindi dei soggetti che non si confrontano con partecipazioni qualificate all'interno di società più o meno rilevanti, ma di quello che è ciò che normalmente capita a ciascuno di noi, cioè investire in piccole quote, piccole partecipazioni azionarie in fondi comuni di investimento o altri strumenti più o meno noti. E l'evoluzione fiscale del peso fiscale in quest'area come è stata? È stata progressivamente incrementata e quindi ecco che da questo punto di vista forse la promozione del risparmio è stata parzialmente offuscata da continue maggiori esigenze erariali. Questo perché? Perché in un orizzonte temporale relativamente breve si è passato da aliquote di tassazione del 12,50% al 26%, quindi vi rendete conto che l'aliquota su cui determinare il peso fiscale di un investimento finanziario è enormemente aumentata. Peraltro l'ultimo aumento è stato del 2014, quindi estremamente recente. Ciò non vuol dire che sia solo il risparmio mobiliare, quindi di titoli finanziari, ad avere questo inasprimento, perché se volessimo parlare anche di il patrimonio immobiliare, anche da quel punto di vista abbiamo ben presente quale è stato poi lo sviluppo fiscale, qual è il gravame sulla proprietà immobiliare. È importante però anche capire quali sono, seppur in modo abbastanza schematico, le modalità di determinazione concreta di ciò che vi trovate poi spesso con segno meno nel conto corrente, in quanto
su questi tipi di meccanismi di gestione fiscale funge l'istituto di credito, quindi la banca, come soggetto che materialmente preleva gli importi dovuti per versarli all'erario. E allora qual è il meccanismo? Beh, il meccanismo è molto semplice in caso di flussi periodici, quindi mi riferisco agli interessi sulle obbligazioni, mi riferisco ai dividendi sulle azioni. Perché? Perché in questi casi il meccanismo è il conteggio di un importo del 26% sulla cedola e sul dividendo che viene prelevato appunto in modo automatico in tutti i casi di gestione attraverso istituti di credito. L'aliquota è significativamente più bassa nell'ipotesi di rendimenti derivati da titoli di Stato e strumenti finanziari assimilati, in quanto per ovvie ragioni che rientrano comunque nell'ambito della finanza pubblica, tutti gli incrementi di aliquota che si sono susseguiti nel tempo non hanno colpito questo genere di investimento, che è rimasto quindi ad un'aliquota agevolata del 12,50%, proprio evidentemente per indirizzare il risparmiatore verso una tipologia di investimento che evidentemente ha una funzionalità specifica per lo Stato, e anche in funzione di un minor peso fiscale per ridurne potenzialmente il rendimento e quindi il costo di quel finanziamento per lo Stato. La questione invece è un po' più complessa. In quali casi? Nei casi, chiamiamoli in modo molto atecnico, di vendita, di realizzo di strumenti finanziari che il risparmiatore abbia già a disposizione. Quindi, per fare un esempio molto banale, compro una azione a 10 e la rivendo dopo un certo periodo di tempo a 15 perché sono stato fortunato. Bene, in questo caso comunque emerge della materia imponibile. Emerge una materia imponibile che tecnicamente si chiama plusvalenza e che è evidentemente la differenza fra il prezzo di vendita e il costo di acquisto di quello strumento finanziario. Questa differenza va tassata con le medesime aliquote previste nel caso di flussi finanziari. Ora, ci sarebbe da fare anche qui una distinzione. Perché? Perché il risparmiatore può scegliere fra diverse tipologie o metodologie di tassazione che dipendono dalla scelta del risparmio, nel senso che il risparmiatore può decidere di utilizzare un regime che è denominato della dichiarazione, quindi si autoliquida nella propria dichiarazione queste plusvalenze versando le imposte, un regime che tecnicamente è quello nella gran parte dei casi utilizzato e che quindi rispecchierà probabilmente anche le vostre impostazioni, che è il regime del risparmio amministrato, in cui il contribuente fa con il proprio istituto finanziario tutte le scelte di investimento che ritiene di fare, però delega all'istituto diciamo così, il calcolo e il prelievo di natura fiscale. E il regime invece gestito, in cui il soggetto finanziario effettua una completa e piena gestione del patrimonio del risparmiatore e che ha la particolarità di avere una tassazione non sul realizzato, cioè non nel momento in cui trasformo nuovamente in denaro liquido il mio investimento, ma nel momento in cui alla chiusura dell'anno maturo
delle differenze positive o negative, indipendentemente dal fatto che poi incassi questo differenziale. Non mi fermo oltre, uno perché siete rimasti in pochi, due perché sono già passate le 7. E vado invece a considerare, fatto questo brevissimo elemento, una prima considerazione riallacciandomi alle interessanti valutazioni e considerazioni sulla diversificazione dell'investimento che ha fatto il professor Zen nella sua relazione. Diversificazione dell'investimento. Come si diversifica l'investimento? Beh, è pacifico che la gran maggioranza di noi, se non la totalità, non ha le conoscenze, gli strumenti, il tempo per poter suddividere il proprio patrimonio investito in titoli immobiliari in piccole fettine di percentuali irrisorie, riuscendo poi a conoscerle e a gestirle. E quindi gli strumenti normalmente utilizzati, ma che credo siano poi quelli soprattutto in questo periodo più proposti da chi fa consulenza finanziaria, sono i fondi di investimento o comunque altri strumenti tipici. Ecco, ci sarebbe da chiederci se questa scelta fra investire in fondi di investimento, prendo un caso tipico, oppure direttamente in azioni e obbligazioni, ha delle conseguenze di natura fiscale? Beh sì, ci sono, indipendentemente dal regime che un soggetto vuole utilizzare per il proprio conteggio della fiscalità, delle conseguenze. E quali sono? Sono quelle della scomputabilità delle minusvalenze. Prima vi ho fatto un esempio in cui nell'investimento ero stato fortunato, ho fatto più 5. Però può ben essere che un titolo acquistato a un'azione acquistata a 10, nel momento in cui ritengo di rivenderla sia passata a 5. Quindi non realizzo una plusvalenza, realizzo quella che tecnicamente è una minusvalenza, cioè un importo inferiore del prezzo di vendita rispetto al costo di acquisto. Bene, di questa minusvalenza me ne faccio qualcosa? Sì, perché questa minusvalenza può essere utilizzata per ridurre, quindi diciamo per compensare, le plusvalenze che in futuro potrei realizzare. In realtà in futuro nell'anno e nei successivi 4 poi viene persa definitivamente. Ma solo se queste plusvalenze le realizzo su strumenti finanziari, chiamiamoli non complessi, quindi azioni, obbligazioni. Ciò significa che non potrò mai utilizzare una minusvalenza realizzata per ridurre le plusvalenze che andrò a realizzare sui fondi di investimento. Cioè i fondi di investimento, anche se prima su altre tipologie di strumenti o su anche gli stessi ho perso del denaro e quindi ho realizzato delle minusvalenze, non avrò mai la possibilità di ridurre il peso fiscale nella parte, diciamo così, che ha avuto un incremento di valore del mio portafoglio finanziario. Quindi una differenza esiste ed è una differenza che evidentemente può avere un effetto fiscale piuttosto corposo, piuttosto significativo. Mi sono un po' dilungato su questo aspetto perché proprio il computo anche e l'utilizzo delle minusvalenze è una questione rilevante per chi ha fruito della normativa sulla rivalutazione delle partecipazioni azionarie che vedremo dopo e che moltissimi detentori di azioni di Banca Popolare di Vicenza o di Veneto Banca hanno utilizzato negli scorsi periodi d'imposta.
Volevo però prima fare una considerazione che, seppur quantitativamente poco significativa, da un punto di vista giuridico, invece, dal mio punto di vista, ha una sua valenza. E questo argomento riguarda un'ulteriore imposizione, in questo caso indiretta, chiamiamola genericamente e atecnicamente, sul risparmio. Mi riferisco a quella che è l'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela. Nella sostanza è l'imposta di bollo che ormai da, credo, 7 anni vi vedete addebitare per un importo pari al 2 per 1000 del valore complessivo del vostro deposito titoli. È evidentemente un'imposta indiretta, è un'imposta che può gravare in modo abbastanza significativo, perché di per sé il 2 per 1000 sembra poco, però se consideriamo anche i rendimenti attuali, che sono a loro volta già tassati, ha una sua significatività, e che ha creato nello specifico anche delle sorprese negative proprio per chi aveva e ha i titoli delle 2 banche venete. Forse non molti se ne sono accorti, perché l'incidenza è bassa, è poco rilevante, per cui magari ci si è trovati ad avere un prelievo di 70, 80, 90 euro in conto corrente, che magari non viene considerato in modo così rilevante. Però, e se controllate i vostri conti correnti lo potrete vedere e apprezzare, probabilmente fra gennaio e febbraio 2016 vedrete questo rientro. Cosa è successo? È successo che in una situazione già 2006, questo prelievo, che si basa sul valore indicato nel deposito titoli da parte dell'istituto finanziario che detiene il deposito, quindi ad esempio per Banca Popolare di Vicenza, finché non c'è stato l'ingresso del Fondo Atlante, mi pare fosse 48 euro, per cui ci si è trovati su 48 euro a pagare il 2 per 1000 per ogni azione, evidentemente in un momento in cui già c'erano o erano in sede di redazione le perizie di valutazione del prezzo di recesso a 7,30 euro, se non ricordo male, che si diceva prima, e comunque nell'imminenza di una valutazione a 10 centesimi. Questa applicazione poi è un'imposta che appunto pesa poco, però a livello complessivo, insomma, ho fatto due rapidi conti, parliamo di una decina di milioni di euro, se mettiamo assieme tutte le azioni. Poi evidentemente è un po' complesso, perché lavora diversamente questa imposizione a seconda del detentore, se persona fisica o se detenute le azioni nell'ambito del reddito d'impresa. Però insomma diciamo una decina di milioni di euro, che, considerato che il fondo che deve essere messo a disposizione per le posizioni più in difficoltà mi pare pesi 30 milioni, poi così rilevante non è. E questo conteggio come è stato, quindi cosa è successo? È successo che, siccome il valore era quello ancora del bilancio al 31/12/2014 di queste azioni, cioè 48 euro, quello deliberato con l'assemblea che aveva approvato il bilancio al 2014. Vicenza, oppure vale la stessa considerazione per il valore che non ricordo a memoria di Veneto Banca, ma ecco, perfetto, sempre quello. Cosa è successo? È successo che, seppur la norma si riferisca ad un valore di mercato o in assenza ad un valore nominale alla data di chiusura dell'esercizio, che quindi sarebbe stato quello al 31/12/2015, questo mancato aggiornamento ha creato evidentemente un prelievo che è un prelievo assolutamente indebito, ma che risulta appunto
parzialmente giustificato da questa mancata corretta tempistica negli adeguamenti dei valori a deposito titoli. Ma giusto per dirvi qual è l'iniquità, se noi ipotizziamo un risparmiatore che avesse 1000 azioni di Banca Popolare di Vicenza, l'importo trattenuto nel 2016 quant'era? 1000 per 48 euro per il 2 per 1000. Fa 96 euro, quindi mi rendo conto che sto parlando di poca cosa. Ma quanto valgono quelle azioni? 100 euro. Ecco, quindi astraiamo dalla considerazione della poca significatività di questi valori, significa che il prelievo per un'imposta di bollo, che potremmo definire un'imposta patrimoniale, ha superato il valore del bene su cui doveva essere calcolato, cioè il prelievo di un anno. Poi è chiaro che se mettiamo in discussione il metodo di conteggio del valore delle azioni, che ben difficilmente può essere considerato il prezzo di mercato, fatto in tutti gli anni che vogliamo considerare, è pacifico che l'eccesso di prelievo è un eccesso assolutamente significativo. Purtroppo questa è una delle tante questioni che non troverà un suo seguito pratico. Perché? Perché i costi per fare un'istanza di questo genere, che verosimilmente non viene accolta dall'Agenzia delle Entrate e implica poi un contenzioso di natura tributaria, diviene una questione morale, cioè ci spendo più soldi di quello che evidentemente come singolo potrei recuperare, quindi verosimilmente non verrà sviluppata. Però è un elemento che chiaramente potrebbe essere valutato. Poi ponendosi dall'altra parte, evidentemente non è un torto dell'amministrazione finanziaria in sé. L'amministrazione finanziaria validamente fa riferimento su quelli che sono le indicazioni iscritte al deposito titoli. Scusi dottore, però sono bloccate, sì che se noi volessimo non potremmo neanche venderle, sì che siamo costretti a tenercele e sì, pagarci. ma questo... Con le minusvalenze noi non abbiamo creato certo. minusvalenze, credo, perché sono bloccate. Adesso arriviamo anche alle minusvalenze. Sì, il fatto di doverle detenere, diciamo che così, che è un elemento che è estraneo alla considerazione della norma, cioè la norma non è che ci dice le hai comprate e non lo puoi vendere e quindi non sei soggetto all'imposta. Questo va addirittura oltre, potrebbe essere sicuramente una considerazione che da un punto di vista morale e sociale ha la sua significatività. Qui siamo proprio in un elemento di plausibile non corretta applicazione della disposizione, nel senso che se mi parlano del valore di mercato al 31/12/2015 di certo non possono essere 48 euro perché nessuno nel 2015 ha avuto transazioni a 48 euro. La norma mi dice se non puoi delimitare, individuare un valore di mercato, vai al valore normale delle azioni. In questo caso ci sarebbe una perizia che è riferita al bilancio al 31/12/2015, che è quella di Price, poi supportata, mi pare anche, comunque poi supportata da un ulteriore parere che dice 7,3 e poi ho la realtà che è lo 0,1, ma a 48 non mi avvicino neanche per scherzo. E questo è una delle prime considerazioni ed aspetti critici anche nell'ambito di natura fiscale, oltre al fatto dell'informazione, che sappiate che tutto quello che sta nei depositi titoli ha anche una tassazione di natura indiretta, cioè questa imposta di bollo. Cioè non vuol dire che se trasferisco il risparmio immobiliare in risparmio mobiliare evito l'IMU, per intenderci. Le aliquote sono anche tutto sommato piuttosto simili, l'imposizione indiretta grava su tutte le tipologie o su entrambe le tipologie di risparmio.
Altra questione che diciamo così ha prima introdotto anche l'avvocato Armani riguarda un'altra fattispecie, cioè quella dell'affrancamento del valore fiscale delle partecipazioni azionarie, che diciamo così in modo comune si è sempre chiamata rivalutazione fiscale delle azioni. Molto brevemente, questa è una norma che ormai è nel nostro sistema, pur essendo una norma a valenza temporale limitata, ma essendo stata più e più volte prorogata, ha mantenuto una sorta di strutturalità nel sistema, che prevede la possibilità di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto dell'azione, della partecipazione, versando un'imposta sostitutiva. Faccio un esempio, sempre il stesso titolo di prima, lo avevo comprato a 10, ora vale 15, ma forse lo voglio rivendere, al posto di pagare il 26% sulla differenza fra 10 e 15, pago 2% sul totale, cioè su 15, quindi ho un risparmio importante di imposta, più è alto il valore della plusvalenza non realizzata all'interno del titolo. Innanzitutto è una disposizione che proprio per la sua natura non si applica, non prevede come ambito oggettivo quello dei titoli quotati o negoziati comunque nei mercati ristretti. Quindi è un elemento, è una norma che il legislatore ha, direi, correttamente introdotto, pensando alle piccole realtà, cioè alle realtà non quotate, magari alle società di famiglia, magari alle imprese comunque di dimensioni che per il nostro territorio siamo tenuti a considerare medie, ma che nella realtà dei fatti sono piccole o piccolissime. Ed ecco che la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca rappresentano l'apice dei soggetti, delle società le cui azioni potevano essere rivalutate. Banca Popolare appunto di Vicenza, 30 miliardi di attivo, quindi molto più grande, credo, della metà delle società quotate. Però non di meno legittimamente applicabile questa disposizione. Quindi cosa è successo? È successo che proprio in funzione, e qui mi ricollego alle considerazioni fatte sull'incremento del valore delle azioni e sulle modalità con cui questo incremento veniva stabilito, ma in ogni caso ci si è trovati a situazioni diffusissime con prezzi di acquisto di queste azioni delle due banche molto bassi e valori determinati in sede assembleare su proposte del CDA enormemente più alti. Quindi il beneficio fiscale di effettuare questo tipo di rivalutazioni, ovviamente ipotizzando di liquidare l'investimento, di voler nel medio termine liquidare l'investimento, era enorme. Ciò significa che la platea di azionisti che sono stati invogliati a questa operazione sono stati moltissimi, e anche in tempi molto recenti, perché se non sbaglio l'ultima rivalutazione è stata fatta sul 2014. Ecco, quali sono gli aspetti ulteriormente negativi di questa opzione per i molti che l'hanno adottata? Beh, innanzitutto l'imposta già pagata. Chiaramente è stato pagato un importo, all'epoca se non ricordo male era ancora il 2%, immediato di imposta sostitutiva, sul valore complessivo delle azioni, il che vuol dire, facciamo sempre le 1000 azioni, 64.000 euro, il 2% su 64.000 euro, già versato.
Dall'altro lato, questi 64.000 euro adesso valgono 100 euro, no? Bene, allora, magari se sono fortunato, o non sono stato proprio totalmente sfortunato, ho qualche altro titolo non complesso, come dicevo prima, in cui almeno un po', magari non 64.000, ma magari qualche migliaio di euro di plusvalenza ce l'ho. Allora aspetto di poter vendere, se prima o poi sarà possibile, una parte delle mie quote, delle mie azioni di Banca Popolare di Vicenza, realizzo la famosa minusvalenza di prima e compenso la plusvalenza, quindi mi faccio un po' di risparmio fiscale. No, perché in tutti i casi in cui viene effettuata la cosiddetta rivalutazione fiscale, poi è inibito l'utilizzo di eventuali minusvalenze nascenti dalla vendita di quelle azioni. Quindi neppure quella parte può essere recuperata. È chiaro che questo è un tema significativo, forse lo dico ottimisticamente per il recupero delle minusvalenze, però non è mai detto. Senz'altro è un tema significativo per le imposte che possono essere state versate in modo evidentemente del tutto inutile per l'affrancamento delle azioni. Ora, chiaramente il peso è difficilmente calcolabile, non sono dati disponibili il numero di soci che ha effettuato e su quale tipologia di azioni, quindi è sostanzialmente impossibile stimare qual è stato il flusso fiscale in ingresso per l'erario connesso a questo tipo di valutazione. Erario che, premettiamo, non ha nel momento dell'applicazione della norma colpa alcuna, è una norma agevolativa, attenzione, poi la cosa molto particolare è appunto che stiamo parlando di una norma che è stata istituita solo ed esclusivamente a favore del contribuente. Il beneficio dell'erario è quello di una più veloce tempistica di incasso di una parte delle imposte, ma il calcolo complessivo, se si perfezionava l'operazione, è totalmente a favore del contribuente. Adesso però è una norma che si è proprio rovesciata nei suoi effetti. Si è rovesciata e purtroppo non consente ripensamenti, nel senso che c'è giurisprudenza, se non numerosa, però relativamente costante, che evidenzia come il contribuente non possa ritornare sui suoi passi, anche in casi molto particolari e credo frequenti, perché ho potuto notare, per le poche ipotesi che ho visto di azionisti delle due banche, è che questa indicazione, derivando proprio da un'informativa diretta della banca, è stata un'informazione molto parziale, quindi non è una norma che è stata magari così digerita e valutata con il proprio professionista di fiducia, è stata una, diciamo così, offerta effettuata a livello di funzionario, di bancario. E allora molto spesso non è stato detto che di questo tipo di operazione bisognava dar conto nella propria dichiarazione dei redditi. Secondo me in molto pochi l'hanno fatto. Secondo l'amministrazione finanziaria, ma anche parte della giurisprudenza, anche la mancata indicazione dell'operazione nella dichiarazione dei redditi non è fonte di possibile ripensamento. Altro elemento è che il contribuente dovrebbe disporre, perché potrebbe essere richiesta dall'amministrazione finanziaria, della perizia di affrancamento. Le perizie di affrancamento sono poi in parte quelle perizie di cui si accennava anche prima, che hanno accertato da parte di professionisti terzi proprio il valore di queste azioni. Ora è chiaro che i professionisti terzi si sono basati sui dati di bilancio, si sono basati su delle relazioni formulate dalle società di revisione, che sono sempre state
estremamente positive come relazioni sui bilanci, nel senso che le eccezioni significative, io ne ho lette solo alcune, per cui per carità è un dato statisticamente poco rilevante, perché appunto non le ho lette tutte, ma salvo le ultime in cui c'era qualche appunto sulla continuità aziendale, nelle ultime due, ma per il resto le relazioni erano delle relazioni molto positive. Perché mi sono soffermato su questo elemento? Perché nella sostanza, secondo quello che è l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e giurisprudenziale in materia, l'unico strumento che potrebbe essere adottato dal contribuente che volesse disconoscere gli effetti di questa rivalutazione e chiedere oltretutto il rimborso delle imposte versate è proprio quello del vizio della valutazione, del vizio del procedimento con cui poi si è perfezionato questo tipo di operazione. È chiaro che è un elemento che per chi avesse un interesse economico significativo, e sicuramente più di qualche socio ha versato decine di migliaia di euro in imposta di valutazione, potrebbe essere seguito. Sta di fatto che nella situazione attuale c'è anche questo ulteriore aspetto negativo di questa operazione, che non consente appunto una revoca. Io, passate le 7:30 di sera ed essendo l'unico ostacolo all'aperitivo, credo che debba necessariamente concludere qui. Grazie dottor Lorset, grazie a tutti i relatori. Il dottor Lorset ha introdotto, e con questo concludo anch'io perché l'aperitivo aspetta, ma siccome abbiamo poco vino cerco di assottigliare le fila. E con questo ha introdotto un tema che affronteremo sabato, ovvero sia il rapporto con uno Stato leale ed onesto. È evidente, e lo diceva Montesquieu, vado a memoria ma credo di non sbagliare, che una legge per poter essere applicata deve essere ragionevole. Noi ci troviamo purtroppo all'interno di uno Stato dove spesso le leggi e l'applicazione delle stesse vanno al di fuori delle capacità di comprensione del cittadino, e questo ne è un classico esempio. Ma la colpa, e qua purtroppo mi devo lasciare andare ad un qualche cosa che mi ribolle da alcune ore, la colpa non la dobbiamo attribuire ad un legislatore romano, ad un legislatore lontano, ad un legislatore insensibile ai drammi nostri veneti, pur non condividendo in tutto l'affermazione del professor Turchi circa l'origine del contrasto interiore che noi stiamo subendo nel confrontarci con veneti che hanno fregato i veneti, che è una parte secondo me ma non è tutto della spiegazione. Però di certo noi stiamo subendo qualche cosa che è veramente pesante nel disinteresse delle parti politiche venete nei confronti dei veneti. Questa è la cosa più drammatica, perché se da una parte vi poteva essere una qualche giustificazione nell'agire dei dipendenti sotto ricatto, in qualche maniera nella condizione di non comprendere, di non voler comprendere perché partecipi di una cultura diciamo liberista esasperata dove il profitto giustifica tutto, io non riesco a comprendere come iniziative di questo tipo non riescano a raccogliere nessun rappresentante delle istituzioni, ancorché tutti avvisati. E questo secondo me ci deve porre quelle domande che prima ci sono state poste dagli autorevoli relatori, cioè il rapporto con un mondo della politica che all'evidenza si è distaccato dalla società. Dobbiamo tenerne conto, perché in una democrazia ci sono determinati momenti che sono fondamentali e noi a quei momenti dovremo partecipare con scienza e coscienza. Grazie e buon aperitivo a tutti.